In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale.
Buonasera, buonasera qua sul canale del Demiurgo. Oggi abbiamo l'onore di avere qua con noi Andrea Pastore, il fondatore del progetto DVG, ovvero il dizionario dei videogiochi. Buonasera Andrea. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, confermateci subito se è tutto a posto, se ci vedete e se ci sentite, ma penso proprio di sì. Vedo che siete già in quattro che ci guardate, mi fa molto piacere perché abbiamo iniziato appena tardi, però sono le prime live che facciamo e piano piano miglioreremo sempre di più. Allora Andrea, nuovamente te, immagino che chi è qua ti avrà già visto almeno in qualche altro video live, sicuramente da Igor, immagino. O magari qualcuno è qua per la prima volta e magari non sa niente del tuo progetto. E quindi bisogna che tu ti presenti e parli un po' del progetto. L'unica cosa che voglio soltanto dire in anticipo è che la passione che trasuda da Andrea è tanta perché, come vedete, mi ha contaminato completamente. Ho la maglietta perché anch'io quando l'ho visto da Igor, insomma, il suo progetto l'ho trovato davvero, davvero interessante. Ho voluto contribuire, far parte della cosa, aiutare il più possibile. Beh, chi c'è Igor? Chi chiede? Chi è questo qua? Igor lo so già. Allora, Andrea, dai, raccontaci da zero un po' tutto quanto, via. Innanzitutto complimenti perché sei veramente una bestia da palcoscenico, perché tu hai la maglietta del DVG, io a capo del progetto ho un altro tipo di maglietta che potrebbe essere benissimo accomunata a un retro gaming del periodo, in realtà è un personaggio molto famoso per gli spettromiani, e quindi niente, mi sento già a disagio perché tu c'hai la maglietta del DVG e io no. No, beh. Quindi è clamorosa questa cosa. Oh, va bene così. Allora, io sono Andrea Pastore, ho 49 anni e diciamo che credo di avere la passione dei videogames fin da quando ero piccolo. Eh, All'epoca c'erano comunque sia le sale giochi, io da pupo, proprio da bambino, cioè avrò avuto 7-8 anni, mettevo sempre dietro a quelli più grandi di me che stavano dietro questi cabinati che emanavano suoni e colori. Insomma, sono stato sempre contagiato, diciamo, dalla tenera età da queste macchine affascinanti. Quindi diciamo che una predisposizione di base già c'era, diciamo, agli inizi, agli esordi. Questa passione però diciamo che si è un po' modificata proprio nel tempo, però sempre rimanendo sul pezzo. Quindi sono cresciuto anche io con gli 8 bit di quel periodo. Non avevo il Commodore 64, ma avevo l'Amstrad CPC, che alcuni di voi magari se lo ricordano come computer, altri lo hanno riscoperto in tempi più recenti perché non era una macchina comune. All'epoca in Italia girava soltanto Commodore, è utile stare a sottolineare questo piccolo particolare. Però già avere una macchina più strana rispetto agli altri ti faceva Certo. un po', capito? Non è che ero figo, però ma vediamo un po' questa macchina rispetto al Commodore 64, che cosa può proporre. E già c'erano le comparazioni, all'epoca noi eravamo tipo poco più che 13 anni, 12-13 anni avevamo più o meno, e c'era comunque sia questo incontro anche fra chi aveva, che ne so, lo Spectrum, l'Amstrad, il Commodore, e quindi questa passione per i videogiochi è continuata. È Igor continuata dice, ha detto che è la seconda volta che ti frego con la maglietta. E poi ha detto: Ma cosa dici? Era pieno in Italia di Amstrad e MSX. Dopo daremo anche delle altre piccole informazioni e ci saranno altre occasioni in cui mi vedrete con la maglietta del dizionario di videogiochi, ma ne parleremo più avanti nella live. E quindi diciamo che questa passione è cresciuta esponenzialmente con il passare degli anni. Eh, Come posso dire, ho seguito fino a un certo punto l'evoluzione, poi ci sono state varie piccole problematiche. Io come computer all'epoca ho avuto l'Amstrad CPC e poi subito dopo l'Amiga, quindi ho fatto proprio il salto di qualità tra gli 8 e il 16 bit e prendendo diciamo il meglio poi della produzione perché l'Amiga l'ho presi comunque sia tardi come computer, ma già siamo a ridosso degli anni 90, erano praticamente la fine degli anni 90 e fine degli anni 80 inizio degli anni 90. Nel 93
passando distrattamente in un'edicola, mi imbattei in questo piccolo libricino che, guardate, è bello consumato perché praticamente è stato letto e riletto più volte. Ho fatto anche un paio di guerre puniche, presumo, però non so se si legge. Sì, sì, perché Dizionario dei ti ho messo a videogame. schermo intero quando parli, quindi si legge. Quindi dizionario dei videogame, già il nome è indice che il dizionario dei videogiochi abbia, diciamo, una piccola fonte di ispirazione presa, diciamo, a piene mani da questo. Ho sempre trovato questo piccolo libricino molto interessante per una serie di fattori. Innanzitutto si proponeva come un dizionario vero e proprio, quindi non siamo comunque sia a livelli enciclopedici, ma abbiamo comunque sia una cosa che è alla mano, che è alla mano di tutti, perché poi le definizioni che sono all'interno di questo libricino sono scritte per persone che non sono propriamente espertissime del settore, quindi sono, diciamo, nella maggior parte dei casi comprensibili. E io all'epoca, non essendo un esperto, non lo so neanche adesso, io sono più appassionato che esperto, però l'ho trovato comunque sia molto molto interessante. Questa adesso la collana mi sembra da Domino Avallardi, faceva queste versioni pocket di questi dizionari che erano molto carini. Tra l'altro l'editore mi sembra che era Garzanti. L'anno comunque era il 1993, questo me lo riporta come prima edizione, ma questa è prima e unica edizione di questo libricino. Non ne hanno mai fatta nessun'altra. Con il tempo, leggendo poi questo, leggendo anche le varie riviste di settore e sviluppando anche una passione per le riviste videoludiche di settore, ho in un certo senso mi sono detto, sì, questa cosa qui è bella, ma perché non esce la seconda edizione aggiornata? Eh, Questo era, diciamo, un interrogativo che mi sono portato avanti nel tempo. certo. Tutto questo tempo maturato, in realtà ne è passato poi tantissimo di tempo, perché nel 93 non è che avevamo internet così come lo conosciamo oggi, non c'era proprio, diciamo, c'erano le BBS, c'erano cose più vecchie, i PC avevano comunque delle connessioni particolarmente lente con i modem che esistevano in quel periodo, quindi l'idea di fare proprio un sito non era l'idea principale, Certo. era soltanto una cosa che girava, diciamo, nella testa, ma era, diciamo, molto molto lontana dal verificarsi, perché comunque sia io aspettavo la seconda edizione, dico prima o poi uscirà. E la seconda edizione, poi siamo a ridosso degli anni 2000 e anche inoltrati, questa seconda edizione non arrivò mai. Quindi nella mia testa circolava sempre l'idea, ma io adesso magari ne so qualcosina di più. Che ne so, proviamo a fare un esperimento, una cosa che era nata soltanto come un'idea così molto epidermica, molto basilare, ma non ancora concretizzata, eh, che me la sono portata avanti per altri anni, perché ancora la tecnologia di internet non era ancora sufficiente per poter fare una cosa del genere. Certo. Mi trovai a parlare con un mio amico durante le prime sessioni del MAME come emulatore, che per Mhm. me è stata una svolta epocale, tipo poter giocare i coin-op praticamente che giocavo in sala giochi da quando ero Guarda, bambino, trovarmeli perfettamente emulati su un PC per me era io quasi magia, aggiungo diciamo. questa piccola Eh, mia esperienza. Io sono nato nel 94, non avevo le console, avevo solo il computer. Io ero un patito di Metal Slug. Io quando l'ho visto stare a giochi avevo 3-4 anni, ci giocavo, volevo averla a casa. C'era l'amico hacker di mio padre che mi dava il CD CDR con MAME 32 da usare sul 98 e io non riuscivo a capire come fosse possibile che vedevo il cabinato enorme e sul mio computer a casa andava e non riuscivo a capire. Era per me una... Io giocavo con quelli, io giocavo agli arcade, non avevo console, non avevo... Dopo abbiamo preso... non so, non so adesso l'illuminazione che ebbe il caro Salmoria in quel periodo, che cioè, ebbe praticamente un'intuizione, penso, meravigliosa. E sì, e tira fuori questo primo multi-emulatore della storia che effettivamente faceva girare questi mu- benedetti coin-op, come ce li multi... ricordavamo in Sì. sala giochi. Sì, Multiple, multiple machine emulator. arcade machine emulator. Sì, allora adesso Igor giustamente dice: Ma sul perfettamente emulate parliamone. È vero, effettivamente. Io mi ricordo Golden Axe della Sega che aveva gli audio buggatissimi. Proprio. Però
non è che stiamo a sottolineare no, la no, precisione, no, la però molta precisione, la poca precisione. Quello era quello che potevi avere lì, era il massimo era il concepibile per massimo. avere la cosa più vicina all'arcade possibile. In quel Sì. momento c'era solo quello. In quel È momento normale sì. che Certo, sì, È sì. normale che le prime versioni poi sono altamente imprecise rispetto poi a quello Sì. che hanno fatto e che hanno sviluppato nel tempo. Poi il Mame Team, perché io lo chiamo Beh, Mame, non Mame, il Mame Team è anch'io lo composto chiamavo da un male. sacco di gente, secondo me, con due cosi grossi così, che Sì, comunque sia hanno trovato soluzioni a migliaia e migliaia di giochi emulati. assolutamente, Per sì. cui, ragazzi miei, io veramente non ho niente da dire su quel tipo di lavoro lì, che hanno fatto sempre tutto No, a titolo ma gratuito, e tutto per un discorso ben preciso e importante: preservazione. E non è il fatto che io sto giocando, che ne so, un arcade di 30 anni fa, che non esiste neanche più, non esistono neanche più le sale giochi oggi, sì, ma avercelo però disponibile in quel formato è assolutamente. come posso dire, una risorsa preziosissima per noi che siamo appassionati, perché siamo riusciti in un certo senso a salvare quel gioco e a preservarlo nel tempo. Sì, Questo come discorso così, generale. diciamo, introduttivo. Però noi stavamo parlando del dizionario, ritorniamo al dizionario, se no divaghiamo un pochettino troppo sulle varie cose. E il dizionario di videogiochi non era stato aggiornato. E adesso i tempi, e siamo nel 2000 inoltrato, quindi calcolate che il progetto dizionario di videogiochi, così come lo vedete oggi, che comunque è obsoleto, è comunque sia online da ormai 13 o 14 anni, 15, adesso una cosa del genere, più o meno. Sì. Quindi calcolate che dal 2003 ne è passata di Eh, acqua sotto i ponti per poter dire finalmente posso sviluppare un sito dove inizialmente l'idea era soltanto quella di riportare le definizioni del dizionario dei videogame. Solo quello. solo La mia quello. idea era soltanto quella, Sì, perché ho perché detto, una sì. volta che io ce l'ho messa, come posso dire, il sito è open source, ci si possono collegare altre persone e Mm, far diventare il sito più grande, più grosso, più completo, con altre definizioni, completando le definizioni che stanno scritte qua, perché sono scritte in maniera piuttosto sommaria, leggendole oggi, sì. e avere veramente un qualcosa che può essere bello e utile per tutti. Questa cosa qui effettivamente non è avvenuta, ma diciamo che poi il Mm, dizionario dei videogiochi si è evoluto in altri modi. certo. Questa è praticamente la nascita, diciamo, del dizionario dei videogiochi, l'idea, come mi è venuta e il perché ho messo in piedi questo. Quindi non c'era una cosa che doveva essere soltanto mia, era una cosa che doveva essere di tutti e ancora oggi è di tutti, perché chi ci si Sì. iscrive può modificare le voci, può fare quello che vuole col Sì, dizionario dei videogiochi. e infatti si capisce l'origine di questo, cioè le cause iniziali, perché si chiama appunto dizionario, perché uno dice dizionario, tu ti aspetti una serie di parole di cui viene dato il significato. Invece tu, Solo definizioni, e ti aspetti invece, solo e definizioni. invece benché tu l'abbia chiamato all'inizio perché la tua intenzione iniziale era quella, alla fine oggi è un'enciclopedia, praticamente. Ha È superato... un'enciclopedia, però è altamente incompleta. No, ok, L'idea che poi ci ho avuto dopo ok. era quella che è comunque sempre aggiornabile, comunque sempre espandibile, ed è se io mi metto a fare una scheda, per esempio, parlando di un videogioco, Eh, non mi fermo soltanto alla storiella, a quello che fa, a descrivere il gameplay, così come è riportato, per esempio, su Wikipedia. Quella è un Assolutamente. Wikipedia Plus in cui tu vai veramente a snocciolare tutto quello che il Mm. videogioco ti offre. Eh sì. Io, per esempio, ho delle idee di partenza su come iniziare a fare una scheda, perché ormai c'ho lo schema già preimpostato, in maniera tale che io parto, se il gameplay non c'è lo creo io, vedo che cosa succede sullo schermo, la storia la creo io. Non ci sono gli sprite? Ok, mi metto a giocare, metto i chat mode, mi gioco tutti i livelli, mi faccio le schermate di tutti i livelli e mi faccio le schermate di tutti i personaggi che appaiono Via. all'interno del gioco, che comincio a ripparmi gli sprite da lì. E metto tutti gli sprite in ordine. Ta, 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 ta. Cosa fa questo sprite? Questo sprite
fa questo, se lo ammazzi dà 100 punti, eccetera, eccetera. Sì, sì. Anche se non ho niente, No, 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 posso infatti. costruire una scheda molto corposa. Questo per quanto riguarda il lavoro Assolutamente. precedente, ovviamente, al fatidico lavoro di scansione, perché adesso si diceva, adesso che fai? Adesso... Adesso faccio solo quello. Faccio quello, ma se mi riprende lo scribizzo, magari, che ne so, ho un gioco che mi piace particolarmente, quelli che mi piacevano ce li ho messi praticamente quasi tutti. Ci sono già centinaia di schede, quindi Mm, va bene. Poi se trovo quel particolare o qualcosa, o magari qualcuno vuole aggiornare, perché ovviamente alcune schede sono molto vecchie, vuole aggiornare quelle già esistenti, lo può certo. fare benissimo. Io gli attivo l'account per poter fare modifiche sul dizionario di videogiochi e fate come volete. È tutto a disposizione. Ok. Igor ti chiede perché quindi hai la maglietta di Jet Set Willy. Guarda, io non so neanche chi è, perché sono troppo giovane. Chi è? Non Allora, conosco questo. dovresti cercare un famosissimo gioco per Spectrum. Penso che inizialmente sia, ma poi mi correggerà se sbaglio Igor, che è molto più esperto di me per lo Spectrum, io purtroppo non tantissimo. Compariva nel Manic Miner. Ok. Quindi se cerchi Manic Miner, Jet Set Willy è lui e Sì, si muoveva Manic all'interno di un Miner, class. sì. Manic Miner, sì. Manic Miner, Manic Miner, Manic Miner. Sì, io con l'inglese sono pessimo come Igor. Miner. Miner. Quindi cosa vuol dire? Il Pensate minatore? Il però, maniaco praticamente. mia. Esatto, Dio. Interessante. Vabbè, i nomi venivano messi un po' così, No, non è no, che... però, no, no, no. Vabbè. Quello è un omino che lotta per la sopravvivenza all'interno di quel labirinto maledetto, quindi di quel platform, quindi c'ha poco del maniaco, capito? Cioè, più che altro Oh, è tutto quello che gli gira sì, sì. intorno, che è strambo e Sì, sì. letale. Almeno io sull'inglese sono bravo anche nella pronuncia, quindi almeno quel contributo io lo posso dare. Perché su queste cose purtroppo non so, non so cosa Quasi dire. di noi. Ecco, coadiuvo solo quella carenza lì, perché per il resto io quel mondo lì lo conosco veramente poco. Comunque, Sull'italiano non ho quasi rivali, però sull'inglese deficito, lo ok, ok, ammetto. ok, ok, ok. Va bene, va Poi bene. soprattutto vedrai quando dovrò dire qualche nome strano, Madonna, là proprio succederà di tutto, Se vuoi ti succederà. scrivo prima come si pronuncia, così lo leggi al momento. Se vuoi. Vabbè, dai. Va benissimo così. Va bene. Comunque abbiamo Allora, fatto un piccolo escurso, poi adesso non so se magari se gli utenti che ci stanno seguendo adesso conoscono no, il sito infatti l'ho scritto dove prima. viene realizzato un tweet. Se avete delle domande da fare su quello che è stato detto fino adesso, sulla nascita, il progetto, come è stato concepito, qual è il suo obiettivo, sul sito, fatela adesso, perché adesso andiamo avanti con l'altra parte, l'altra sezione del progetto. Adesso arriva anche voi che dice io parlo Sono tedesco. disponibile a rispondere. Sì, sì, Beh, buono. siamo disponibili a rispondere. No, io appunto, a me è incredibile questa cosa, appunto, che doveva nascere come un, tra virgolette, semplice dizionario e poi adesso ha l'ambizione di diventare un'enciclopedia, anche se non lo è ancora perché non è completa, però è cresciuta di... l'ambizione è cresciuta perché è molto di più che un dizionario in sostanza, cioè non è una Allora, semplice... guarda, io ho passato, ti dico genericamente, io ho passato i primi 4 o 5 anni di vita proprio del sito a cercare di capire come costruire le varie sezioni, perché gli argomenti Certo, erano veramente tanti. Allora, se devo mettere solo definizione, devo fare una sezione per le definizioni, una sezione per i giochi arcade e una sezione per tutti i giochi usciti per tutti i sistemi. Quello c'è, lo scheletro, c'è tutto. Ci sono migliaia e migliaia di voci rosse, se voi vedete, che cliccandoci sopra c'è sì, scritto vuoi creare questa voce, vuoi creare questa scheda? E tu la puoi benissimo creare. Quello è stato assolutamente. veramente il lavoro più grande che ho eseguito su quel sito, che è brutto a vedersi, che è obsoleto, che però comunque potenzialmente c'ha una marea di roba che potrebbe essere inserita e messa. Quindi, ecco, vabbè, ho avuto giusto il tempo di mettere i loghi nuovi, abbiate pazienza, poi magari li aggiusteremo un pochettino meglio. Sì. Però vedete, l'interfaccia è molto semplice.
divisa in sezioni sulla sinistra dove ci sono praticamente i vari progetti in atto, e poi delle informazioni centrali. C'è lo shop, ragazzi, ecco, se volete la maglietta me la andate a prendere lì, tanto non la vendo io, la vende Redbubble. E poi sotto ci sono i vari progetti e le varie voci. Sì, Ho infatti. cercato di tutto il più possibile, diciamo, tutto Sì. quello. Se vedete, era rimasto del dizionario dei videogame di Rossi, praticamente si vede Mhm. nella parte quella a destra, c'è scritto indice alfabetico del DVG in Aspetta. alto, appena Ah, si sì, sì, clicca sì, il sì, sì, sì. sito. Indice alfabetico del DVG, sì. Quello che vedete là, quelle letterine lì, sono praticamente il dizionario dei videogame. Quella parte lì è rimasta praticamente, dove Certo. all'interno ci sono solo le definizioni. E sotto ovviamente c'è, diciamo, le varie sezioni, No, ma poi, cioè, diciamo, messe un pochettino più nel dettaglio. io in particolare guardavo molto l'aspetto. Allora, si guardavo molto l'aspetto Retro, retro. degli arcade anche. No, no, ma non l'aspetto. Vabbè, ok, che il sito è un po' retro, sì, magari non è il sito più moderno che si può vedere. Però veramente la, la quantità di schede, come sono state fatte bene, ovviamente ne mancano tante, quello sì. Però volevo fare solo vedere un esempio, solo proprio un esempio, che io sono rimasto veramente impressionato, visto che è un gioco che Guarda, conosco. allora fai una cosa, perché se le prendi così a caso, magari becchi solo quelle che hanno delle piccole definizioni, perché ovviamente certi sono cloni, certi sono No, anche, ma ci ho io messo anche quelle di devo far schede. vedere Bubble Bubble che so che è bella lunga. Se la trovi, la trovi. Sì, 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 Io ho l'ho già fatto proprio una trovata. sezione a parte dove ho messo. L'ho già Ah, trovata. perfetto, però non è quella giusta. Ma non è Non, quella. non è questa? Ah, Non non è è quella. questa? No, E perché no? quello è un clone. Ah, perché è scritto Bobble, vero? Invece l'altro è Bubble Bobble, giusto? Questo è Bobble Bobble, quello è Bubble Bubble Bobble, infatti, Bobble. Però io. eccolo qua, eccolo qua. Adesso l'ho trovato. Ecco. Ecco, allora, guardate soltanto qua l'indice di questa scheda, qua sulla destra. Ce n'è Guarda, di è roba, eh. infinito. No, è veramente. A parte i punti Ma se non fly. sbaglio, ci ho messo 3 mesi e mezzo per fare No, questa ma io sono scheda. rimasto. Cioè, guardate, è un gioco. Come dice, sì, è un gioco relativamente semplice. Che non ha chissà che meccanica. Invece c'è un patello di segreti, di Mare di curiosità. roba, un Guardate mare. quanta roba, guardate. Cioè, guardate, ed è solo Veramente Bubble un mare. Bubble, eh. Cioè, era per fare un esempio, perché io non credevo che ci fosse tutta questa cosa. Io non sono. L'ho finito qualche volta, ci ho giocato un po' di volte. Tutte le volte che mi capita Io in giro. credo che probabilmente neanche i programmatori sanno quanti cavolo di bonus ci hanno messo in questo gioco. Ma è una Veramente una cosa. cosa abominevole Guardate, proprio. abbiamo anche tutti i livelli, le schermate dei livelli, eh. Quella, rippate una per uno, vabbè, questi sono lavori che si fanno, Sì, tranquillamente, sì, però sì, sì. bisogna averci un po' di pazienza, bisogna Sì. mettersi lì. Io Eh poi ce sì. l'ho questa cosa qui, questo pallino certosino di andare proprio a prendere, che ne so, lo Sprite, la cosa. Mhm. Per fortuna su Bubble Bubble, Babbo tipo per babbo. fortuna ho avuto la fortuna di trovare comunque un sito dove già erano stati rippati tutti gli sprite. Quindi Ok, mi ha facilitato di molto il compito di andare solo a fare la descrizione o certo. l'eventuale traduzione della descrizione. Certo, io Comunque è stato un per lavorone. esempio Rascal non l'ho mai visto in vita mia. Sto sprite qua, sto personaggio qua. Anche come appare, insomma, c'è un po' di roba Eh, snocciolata, quindi ecco, se infatti avete una buona mezz'ora, qua c'è sì, scritto aggiornamenti, appunto le varie revisioni delle schede. Infatti c'è scritto nelle bootleg, c'hai messo Bobble Bobble scritto con la O, che è una bootleg. sì, 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 ce ne sì, sono sì, tante. Vabbè, assolutamente, poi ce ne stanno tante, eh. c'è Miss Bubble, vabbè, lasciamo. No, comunque, guardate anche quanti segreti, curiosità, dove la ricezione italiana e le varie menzioni nelle riviste, tutta la serie, le conversioni per le varie Le, macchine. le conversioni, le musiche, ci ho messo veramente di tutto, ci ho messo. Cioè, guardate, ci sono tutte le versioni, le conversioni. Boh, e anche le foto che. Cioè, guardate, i fly, cabinato. Cioè, veramente è infinita.
I finali mai Ah, visti. quelli segreti, sì, 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 sì. Tra Mamma mia. parentesi anche con, come posso dire, siccome ci sono anche esperti che vanno oltre, Mhm. con la ripromessa anche, che ne so, di modificare varie cose. Se ci sono delle imprecisioni con delle schede così grosse, Sì, è probabile che ci siano delle imprecisioni. Può darsi infatti, pure che ho trascritto, che ne so, un punteggio invece che di un altro, perché di certo, refusi se ne fanno tanti quando fai certo. comunque sia un lavoro così grande. No, 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 Invito ma sempre ovviamente chi è esperto a comunicarmi varie modifiche, varie cose, eccetera, eccetera. Quindi per il momento quello, per quanto mi riguarda, almeno per me, è il top che io posso ottenere per quel gioco. Cioè, se io ho bisogno di un'informazione, di certo non vado su Wikipedia, vado sul mio dizionario dei videogiochi e mi snocciolo. L'ho fatto io, ma dall'altro, certo, però certo. secondo me quello è l'unico modo per avere tutte le informazioni necessarie per quel gioco specifico. Comunque Igor giustamente dice, dai, un sito che parla di retro è giusto che sia retro anche il sito. O no, giusto? Questo indubbiamente sì, però forse è un po' troppo retro, eh. Vabbè, vabbè. Ok, adesso di domande particolari non ne ho viste, quindi vuol dire che sei stato molto esaustivo nella spiegazione iniziale. Quindi direi che possiamo, prima di far vedere la rivista, siamo già a mezz'ora, vediamo di parlare della, diciamo, della sottosezione di questo sottoprogetto che occupa una parte importante del progetto in sé, che è la, diciamo, la Diciamo scansione. che adesso è diventata, diciamo, la sezione di punta Ecco, del è diventata dizionario dei la, videogiochi. sì, proprio la sezione di punta che appunto è la sezione edicola del DVG, che è praticamente il progetto di scansione, recupero delle riviste, di digitalizzazione di questi archivi cartacei, di queste testate per poterle conservare e tramandare. Ovviamente adesso tu ci spiegherai un po' anche qua come è iniziato, qualche consiglio tecnico di come fai le cose, insomma un po' come si procede e quelle che avete già scansionato, quali testate, un po' tutto come funziona, insomma. Così. Allora, dunque, la passione per le riviste videoludiche non è stato un amore immediato, diciamo, perché comunque quando ti trovi ad avere la passione per i videogiochi e poi devi comprare, quindi spendere dei soldi, all'epoca c'era anche un problema fondamentale, che in questi videogiochi, comunque anche se li dovevi comprare per un piccolo 8 bit, costavano una somma considerevole di soldi nel periodo degli anni 80, metà anni 80, fine anni 80. Quindi che succedeva? Succedeva che nella maggior parte dei casi, io avendo un Amstrad, non sapendo ovviamente com'erano i giochi per Amstrad, facevo affidamento ai giochi che vedevo a casa dei miei amici sul Commodore 64, perché loro di Mm. software giocoso, diciamo, ne avevano molto di più di me. Perché trovavano pure queste benedette cassettine da edicola un po' da tutte le parti. In più, i negozi erano praticamente strabordanti di giochi per Commodore 64 in misura molto minore per altri sistemi, eh, occorreva proprio la necessità di capire se quei piccoli investimenti che noi facevamo per comprare un videogioco erano comunque sia buoni o validi per poter ottenere un videogioco almeno decente. Nella maggior parte dei casi non avevi queste riviste a disposizione, quindi andavi un po' a naso, ti compravi la- il videogioco e poi alla fine ti ritrovavi con una bella cagata. Questo me lo ricordo benissimo Immagino. perché veramente di sole in quel periodo ne abbiamo beccate tante, anche di queste cassettine che compravi originali comunque perché se esisteva la pirateria già all'epoca per il Commodore 64, però questa pirateria non esisteva per macchine come, che ne so, lo Spectrum, no, lo Spectrum sì, anche l'MSX in misura minore perché c'erano molte produzioni all'epoca pirata in edicola anche dedicate all'MSX, Mhm. ma per Amstrad non c'era proprio niente. Quindi nei negozi io già era tanto se Mm. trovavo dei giochi, dei titoli Amstrad e comunque li trovavo solo ed esclusivamente originali. Quindi con un costo medio che poteva essere di un gioco budget all'epoca di
che andava dalle 5.000 alle 7.500 lire per un gioco budget, certo. e andava dalle 25.000 lire, 20, 19, 25.000 lire per un gioco commerciale appena uscito, diciamo, uno di quelli appena usciti, in versione cassettina, perché se andavamo poi sul disco i costi aumentavano enormemente. Quindi queste Certo. 25.000 lire non è che erano sempre disponibili. Con 25.000 lire i miei amici si compravano un sacco di giochi e io me ne compravo uno solo. Quindi avevo perfettamente la necessità di capire Mhm. com'erano questi giochi. Sì, Ora, tra le tante riviste di quel periodo, ecco, e adesso arriviamo al punto focale della esatto. discussione, tra le tante riviste di quel periodo ce n'erano alcune che trattavano giochi per Amstrad, in Mhm. misura ovviamente sempre molto minore Beh, rispetto a certo. Commodore 64, eccetera, eccetera. Tanto quel nome sarà sempre onnipresente Ah, dove e beh. dovunque, perché in Italia c'era quasi praticamente quasi solo il Commodore. Ora, queste riviste però avevano comunque un costo che insieme alle cassettine originali non cozzava bene, quindi c'era Vabbè, un'incongruenza che io non potevo permettermi di acquistare. La rivista quella meno costosa che io ricordo a mia memoria era eh, Computer più videogiochi, ce n'era un'altra che adesso mi sfugge il nome, che era in formato pocket, tipo Topolino, poi adesso andrò a recuperare perché non me la ricordo, sinceramente, forse se la ricorda Igor, vediamo un po'. interpello anche lui, Sì, adesso se magari mi aiutate con la memoria perché deficito, era comunque formato piccolino, tipo Topolino praticamente, e, e aveva un costo di 3.500 lire. E ok. oggi sembrano nulla, ma all'epoca era un costo, diciamo, abbastanza importante. Poi vennero anche altre riviste come Zap. Zap aveva un costo ancora superiore, i primi numeri Zap costavano 5.000 lire. Allora io non potevo permettermi di comprare 25.000 lire di videogioco e 5.000 lire di rivista per magari trovare due giochi recensiti per Amstrad che non erano neanche quelli che mi interessavano. Però in questo negozio dove io mi rifornivo c'era un angolo lettura, era una cosa fenomenale proprio, dove in quest'angolo lettura c'erano tutte le riviste che uscivano in quel periodo, sfogliabili tipo, dove tu potevi andare a leggere le recensioni. Quindi trovavo un po' di tutto, c'era Computer più videogiochi, c'era Zap, c'era quest'altro quest'altro che non mi ricordo, tipo, e, e io praticamente sfogliavo queste riviste che trovavo fantastiche proprio e riuscivo anche a trovare qualche gioco decente recensito per Amstrad CPC. Ti faccio qualche titolo a caso, per esempio Mhm. Arkanoid l'ho trovato recensito su una rivista, Operation Wolf l'ho trovato recensito su una rivista con dei voti spettacolari, c'era Dragon Ninja, c'era, che ne so, adesso Allora, mi viene in mente c'è Igor che ti chiede, Beyond the Ice Palace. è Sì. è la rivista per videogiochi o per Amstrad? Allora, prima di tutto non esistono riviste per Amstrad come produzioni italiane, non sono mai state fatte. Ok, C'era solo una rivista edita dal gruppo editoriale Jackson che si chiamava Amstrad Magazine ok. e credo che uscì anche svariati numeri che sono a oggi introvabili, perché io li stavo anche cercando per il progetto, per scansionarle, ma sembra che nessuno all'epoca abbia mai acquistato queste riviste specifiche per Amstrad. Ok. E poi c'era un'altra rivista che si chiamava Amstrad Junior, che solo recentemente sono riuscito a scoprire l'esistenza di svariati numeri di questa testata. Ti, ti... Numeri che, tra parentesi, Mm, ho anche delle collaborazioni con Giuseppe Di Lillo, per chi lo conosce, per Edicola 8 bit ok. di Sovox, che tramite lui e alcuni utenti siamo riusciti a trovare un tizio che sta su a Milano che ha tipo 10 numeri di questa rivista. Questa te. Io pensavo ce ne fossero tre, pensavo ce ne fossero solo tre, pensa. Accidenti, accidenti. Questa Questa è... rivista Junior Amstrad o Amstrad Junior, come la volete chiamare, parlava solo ed esclusivamente di videogiochi per Amstrad CPC, ma la rivista in sé costava un fottio di soldi, stava tipo come un prezzo di 14.500 lire, ma adesso dico così, ma più o meno era quello il prezzo, perché aveva anche la
cassettina inclusa con i videogiochi. Mhm. Ma Ovviamente questo soggetto qui a Milano aveva anche le musicassette per poter vabbè. fare i dump, che era una cosa Pensa a molto te, interessante. pensa a te. Abbiamo contattato in tutti i modi questo tizio, non ci ha mai risposto, quindi No! che questa rivista non la vedremo mai, tipo. Ma Ci abbiamo solo un numero come facevate scansionato. a sapere che ce l'aveva? Come facevate a sapere? Ve l'aveva detto qualcuno? Perché l'ha messa in vendita insieme a un Amstrad Ah, CPC, eh. quindi ha fatto praticamente un bundle dove c'era sia l'Amstrad che queste riviste qua. Ho fatto, ma quante ne hanno fatte? Cioè, magari ce ne stanno Mamma anche mia. altre, chi lo sa? E chi lo sa Ah. chi l'ha acquistata e chi ce l'ha? Magari forse in Italia è l'unico che si è Ah, comprato quella forse, rivista. forse. Comunque Igor ti chiedeva O altrimenti quella di cui parlavi tu, quella Pocket, quella piccolina. Cos'era cioè cosa riguardava? Quella che hai detto prima. Ah no, praticamente era una rivista multisistema, cioè venivano Ah, ok. recensiti i giochi per molti sistemi. Ok, ok. Come era Zap, diciamo, oppure Sì, computer più sì, videogiochi o altre riviste più o meno del settore. La prima storica è, che è videogiochi, quella che ci ricordiamo sì, tutti, che era edita sempre dalla gruppo editoriale Jackson. sì. Poi magari per maggiore chiarezza, siccome ho la memoria che falla leggermente, se riesci a fare il collegamento con Dimmi. l'edicola del DVG, vediamo proprio quali sono tutte le Sì. riviste che sono state vo- scansate, vo- perché sono in ordine cronologico. Sì, adesso lo faccio subito. Volevo mettere soltanto in chat un secondo i due link, che ci metto un secondino e la vediamo subito. Così intanto anche chi si sta guardando può accedere dal link. Questo è il sito del dizionario, proprio la home page. Mentre questa qua è la sezione edicola. Ecco qua il link. Così ce l'avete in chat, tranquilli. Potete. Anche chi riguarda la live dopo, in differita, può. Il link è sempre lì, quindi può guardarlo. Poi comunque lo metto là sotto in descrizione. Ok, allora adesso te lo faccio vedere. Aspetta, eh. Dovresti poterlo vedere. Dimmi te se si vede. Lo vedi? No, Ancora al no? momento no. Ci mette un attimo, forse. Forse sta caricando. Ecco. Lo Allora, vedi? ecco, come potete vedere, stanno in ordine cronologico. La prima che vediamo è proprio videogiochi, che è dell'83. Poi fu un Computer Games che in realtà credo sia uno spin-off di un'altra rivista particolarmente famosa. C'era l'Electronic Games, che era presa proprio dall'Electronic Games, quella inglese. On Computer idem, ma queste sono tutte cose, per esempio On Computer parlava non esplicitamente di videogiochi, per Mhm. poi passare praticamente alla seconda vera rivista per videogiochi di quel periodo, che era proprio Zap, che conoscono tutti. Quindi non riesco a ricordarmi effettivamente qual era quella rivista. Guarda un pochino più sotto, se magari. Ok. Eccola, guida videogiochi. Oh, È questa questa era in qua? formato pocket. Ah, ok. Esattamente, esattamente. È più recente addirittura di Zap, perché vedi, siamo a ridosso dall'89 fino al 90, poi Mm. vabbè. Questa era molto carina perché aveva un formato proprio piccolino come il Topolino, per esempio. Sì, sì. Era praticamente tascabile, quindi era molto facile da leggere, simpatico, carino il formato. Credo che pure quella è un'altra produzione della gruppo editoriale Jackson. E lì c'erano praticamente, ho trovato molte recensioni dell'Amstrad CPC, ce n'erano veramente, veramente tante. E, e niente, quindi ritornando proprio diciamo, alla memoria storica Mhm. di queste riviste, ehm, io in quel negozio praticamente ho iniziato a conoscere le riviste dei videogiochi, Certo. però non me le potevo permettere. Quindi diciamo che la passione che è nata poi successivamente per queste riviste, ho iniziato, diciamo, ad acquistarle quando ero un pochettino più anziano, diciamo, quando me le potevo permettere, quando ho iniziato a fare, che ne so, i primi lavoretti, le prime cose, eccetera, eccetera. Ma ormai diciamo che quelle più famose, quelle del primo periodo, sono praticamente scomparse, e poi alla fin fine ne sono rimaste poche. Ho seguito un po', diciamo, l'editoria per quanto riguarda la PlayStation, altre cose, Mhm. eccetera, eccetera, fino a che a un certo punto della storia ho detto, io un po' di riviste videoludiche me le ricordo, Mhm. ne sono uscite un botto nel periodo anni 80-90, non ho avuto modo
neanche di leggerle tutte, ma mi piacerebbe tanto cercare anche di recuperare quelle che all'epoca non mi sono lette. E da là praticamente è scaturita la mia seconda passione, che era anche quella relativa alle riviste videoludiche. Nel senso, abbiamo uno scanner, abbiamo un po' Certo. di rivistelle che abbiamo recuperato dal passato, iniziamo a scansionare quelle e poi vediamo quello che succede. Ricordandoci sempre che, per esempio, l'edicola del DVG come progetto è un progetto che esiste da quando esiste il dizionario dei videogiochi, quindi Mhm. sono abbondanti 14 anni, perché c'era già una piccola sezione dedicata a delle scansioni. Per esempio, c'era la voce Zap, tu entravi dentro la voce Zap, trovavi la descrizione del dizionario o enciclopedica o da Wikipedia, come la vuoi chiamare tu, e poi sotto automaticamente trovavi anche la sezione dove potevi scaricare i PDF. All'epoca già c'era il progetto Zap Italia, che aveva comunque già scansionato tutti i numeri di Zap, e quindi erano già disponibili per la lettura, anche per lo scarico in PDF, e per poi poterle visionare o su un tablet, su un cellulare o da qualsiasi altra parte, anche su desktop andava benissimo. Quindi, nasce questa passione Mhm. perché avevo anche visto che c'erano progetti all'epoca già ben più vecchi del dizionario dei videogiochi, che avevano già tentato dei primi esperimenti di poter trasportare in digitale queste produzioni. Mi ricordo due nomi a caso che l'ho detti anche nella live con Igor, erano gli amici di Al, che esiste ancora come sito. Esiste ancora la sala lettura, ma non sono più disponibili i PDF, perché si sono persi sicuramente in qualche server, oppure qualche server è stato chiuso e quindi non sono più scaricabili. E l'altro invece, dove ancora si trova del materiale, è Old Mags Italia. Mhm. Old Mags Italia, che hanno un sito anche bello, grosso, corposo, che però non aggiornano più da molti anni, perché si vede che ovviamente i vari amministratori avevano altri impegni del sociale, e quindi non sono più potuti stare appresso, diciamo, al Certo. discorso delle scansioni. Ma lì, come sito, si trova già tantissima roba. Mhm. Quello che Ciao, critico, ciao Igor. diciamo Igor ci che... lascia che deve riposarsi perché non sta tanto bene. Però la live rimane qua. Ciao Igor, Ciao Igor, grazie per essere stato con noi. ciao Igor. Quello che critico, o meglio, diciamo, l'unica critica che faccio al lavoro che già è stato fatto da questi pionieri, diciamo, della scansione, è il fatto che personalizzavano un po' troppo queste loro scan. Quindi troviamo sicuramente dei lavori in bassa risoluzione, e sicuramente anche dei watermark identificativi, come questo bannerino sopra, sotto, che compariva un po' da tutte le parti con scritto Old Mags Italia. Ho capito, avete Mhm. scansionato voi. Vabbè. Tipo, però a me davano particolarmente fastidio, perché stavano praticamente nella parte di sotto, che Sì, mi sì, cancellavano certe volte, stavano sopra delle scritte, delle cose danno fastidio, ragazzi, cioè sì, non ci stiamo prendendo in giro. Se uno deve fare un lavoro di scansione, sto lavoro lo deve presentare bello pulito. sì. Questo almeno come mio pensiero, a mio No, avviso. sono d'accordo. Poi non voglio togliere nulla all'enorme lavoro che è stato fatto, e per carità, mh, tanto di cappello, ecco. Quindi Certo, certo. va benissimo quello che è stato fatto, va bene, però diciamo che anche con le tecnologie che abbiamo oggi è un lavoro che è ampiamente migliorabile. E qui torniamo all'attività scansionale. Da quel momento in poi, visto che è stata una piccola ripresa, Mhm. poi nel futuro recente ci sono state altre collaborazioni con altre persone che inizialmente erano intenzionate a fare delle scansioni, poi hanno cambiato idea in proposito. C'è stato un periodo profondo di buio in cui queste scansioni non sono state più prodotte da nessuno Ok. in Italia. Poi sono riuscite fuori, diciamo, con dei metodi di distribuzione abbastanza discutibili. Io ho detto, ok, ma queste riviste a noi ci servono o non ci servono? Personalmente, a me queste riviste servono.
Quindi voglio che siano fatte e Mhm. voglio anche che siano disponibili per il pubblico. Certo. Quindi tutti devono usufruire di queste riviste. Allora, che cosa facciamo? Ci sobbarchiamo sulle spalle un ulteriore carico, diciamo, già sono tante le cose che dobbiamo fare nella vita quotidiana, tra il lavoro, Ah, sì. la famiglia, la salute, mettiamoci in mezzo parecchie cose che girano intorno a 360 gradi. Lo troviamo anche un po' di tempo da dedicare a queste scansioni? Sì o no? La Mm. risposta è stata sì, perché c'era proprio questa necessità, c'era proprio questo bisogno di iniziare una nuova attività, magari riprendendo il lavoro che si era fermato a un certo punto con vecchi progetti e portarlo avanti in un certo modo. In un certo Certo. modo significa professionalmente, pensando a due cose fondamentali, che sono la preservazione e la condivisione. E secondo me, se li metti insieme, Eh vanno sì. molto a braccetto. Eh sì, Non so, te assolutamente. sei giovane, però lo capisci perfettamente che riviste che hanno ancora scritto R sopra, o hanno un copyright grosso come una casa, e tu le stai scansionando, non hai un altro metodo per poterle distribuire. Quindi Assolutamente li no. distribuisci gratuitamente per tutti, tutti ne Assolutamente. usufruiscono, Assolutamente. tutti le leggono. Un domani potrebbe anche arrivare l'editore che mi dice: Oh, io che stai facendo con queste mie riviste? Io ho detto: io le ho scansionate, le propongo come preservazione, sono gratuite per tutti. Non mi sta bene, le devi togliere. Io tolgo tutto. Basta. Ed è finita la È storia. per forza, sì, sì. Però, Ci sono altre strade, no, no, altre no, no, cose no, no, che potrebbero purtroppo non portarmi. c'è, non c'è. No, no, ma non è difficile da È un capire. lavoro, Eh, ma è un lavoro adesso per che viene ridere, fatto solo con la passione, tipo io, certo, perché assolutamente, niente altro, niente altro. assolutamente. Volevo soltanto ridere. Io, per esempio, tutti quei file che ho sul computer, che alcuni sono spariti, non si trovano più da nessuna parte, che si trovano. Io non ci ho fatto un backup, sai che li davamo l'altra volta. Io, per esempio, se li condividessi gratuitamente, magari queste persone mi aiuterebbero a metterli in ordine, perché da solo non ce la faccio. Allora, guarda, io sono ordinato per queste cose, cioè le cose Eh, me le sistemo molto bene, ma nella vita sono disordinatissimo, c'ho roba sparsa da tutte le parti invece a io il casa, poi contrario, c'ho le io riviste. invece io no, io ho la casa tutto in ordine, però le cose che non si vedono, quindi non so, i file, lì è un casino. Allora, no, allora, l'ordine va fatto anche per quanto riguarda il PC personale. Se io Lo ho so, del materiale che ho prodotto, quel materiale mi ha portato via tempo lo che ho so. dedicato comunque sia un'occasione. Però, scavolo, se ho fatto un video, quel video me lo salvo. Quante ore di editing c'hai tu dietro a un video che fai? Ore e ore di lavoro. Vabbè, il mio canale ce n'è, perché siamo a 500 È una video, domanda sì. diretta che ti faccio a te, no? È una domanda diretta che ti faccio a te. Tu se produci un video, perché è Certo, quella anche una delle tue più grandi passioni, no? certo, certo. Impieghi delle ore per fare un Assolutamente, editing di un video. assolutamente, sì. Tu pensa che tu hai fatto un video che ti ha preso una giornata intera di lavoro, no? E automaticamente il PC ha un problema, ti si frigge l'hard disk e tu perdi una giornata intera del lavoro che tu hai fatto perché non hai una copia di backup È da già nessuna successo parte. delle volte, è successo. Cioè, a me mi roderebbe, No, no, capito no, qual è no, è il successo discorso? molto. No, no, ma infatti adesso sto procedendo. A rilento, ma procedo, però. Siccome già ho subito questo No, 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 ma me shock l'hai detto, sì, sì. di Però volta, è il discorso che si... Comunque, il discorso che siamo prima, assolutamente. C'è il copyright. Per un discorso di preservazione si può fare fino a quando, ovviamente gratuitamente, non ci si può speculare sopra, fino a quando poi, nel caso in cui dovesse intervenire il proprietario dei diritti intellettuali, allora in quel caso lì la roba va tolta. vedrai. Però, Ragazzi ovviamente... miei, quelle sono riviste di 30-40 anni fa, sono riviste di 30-40 anni fa e hanno sopra un copyright che Sì, vale ancora per i prossimi 60 o 70 anni. Oh, appunto. ragazzi. Ma potrebbe un domani anche riaprire una testata morta, no? Di quelle e tu dici, Esatto. guarda, allora rivendico anche tutte quelle vecchie che sono state scansionate. Tutte e due, ma sono di tutti. Hai capito qual è il Appunto, discorso? appunto, Cioè, appunto. veramente potrebbe anche procedere penalmente nei confronti di me, però guadagna, cioè, nel senso, l'accusa poi decadrebbe dal momento che non ci ho Non guadagnato ci un hai euro guadagnato, e in più esatto. ho sempre dato tutto.
disponibile per assolutamente, tutti. Poi, assolutamente. ragazzi, io prendo, cancello, poi insomma, No, 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 cioè, ma se ti metti di punta, magari puoi fare pure una denuncia, ma non ti porterà a nulla perché non c'è lucro no, no, dietro no, ma questo tipo di sicuramente lavoro. al di là di questo discorso legale è molto lodevole il fatto di preservare e condividere con tutti, assolutamente, questo sì. È la Cioè base, secondo alla me, di fine, qualsiasi tipo di lavoro, anche il dizionario era nato esatto, per essere di tutti, quindi esatto, sì. Ok, avete domande su questa scusate. questione? No, no, che siamo praticamente a un'ora e quindi dobbiamo dare un'occhiata alla rivista, l'ultima scansione almeno, quella che avete scansionato recentemente. Ok, io dico due piccole Sì, cose soltanto per quanto riguarda, sì. perché voglio far capire, magari a chi ci segue già o magari chi ci vorrà seguire per i nostri prossimi progetti futuri, che le riviste in fase di scansione sono tantissime, sono tante, Mhm. veramente. Però inizialmente noi abbiamo la necessità, io parlo di noi perché in realtà voi vedete soltanto me e sono io quello che fa il lavoro più grande per quanto riguarda proprio la scansione vera e propria, cioè mettere la Mm, pagina all'interno dello scanner, quella la faccio proprio io personalmente. Poi procedo anche a fare altre cose che vi spiegherò fra poco, certo. però abbiamo la necessità di, siccome le riviste che sono uscite sono veramente tantissime, io neanche vi enuncio quelle che sono uscite, per esempio, della PlayStation, quante testate ci sono, sottotestate, No, non che lo hanno pensare. parlato esclusivamente della prima PlayStation, della PlayStation 2, del Dreamcast, del Saturn, bla bla bla. Follia. Veramente va- Macello. va- non finiamo più neanche di fare la lista di quante sono. Quindi ho detto, senza fare neanche un sondaggio, quali sono le riviste più conosciute e che al momento non hanno controparte digitale, cioè Mhm. non sono disponibili in rete? Ne abbiamo trovate quattro di quelle più Ok, famose. E vi faccio vedere qualcosa. Allora, la prima è Console Mania, eccola ok. qua. Sì, che è Questa quella... praticamente dopo The Games Machine è la rivista più famosa per quanto riguarda le console in generale. Questo è Certo. però il logo nuovo. Noi siamo abituati a conoscere Console Mania con il logo vecchio, però anche questa qua vi fa capire che questa rivista poi si è modificata nel tempo. Questo, per esempio, è un numero dell'estate del 2000, quindi Mhm. siamo già in epoca PlayStation 2, Dreamcast. Infatti c'è Codename Veronica che uscì Esatto. inizialmente sul Dreamcast, Sì, l'altro. sì. E questa è la prima. La prima in assoluto che dovevo prendere prima di Console Mania è questa, The The Games Games Machine. Machine. Esattamente, sì. Ragazzi, siamo arrivati a 410 numeri, se non Mamma sbaglio, mia, sì. esce tuttora. È Sì. una rivista immortale, ragazzi, completamente immortale. Questa qui che c'è in mano, per esempio, è un numero che scansionerò a breve, che è ancora del periodo Xenia, è ancora del primissimo periodo. Ok. Ce ne stanno tante di scansioni fatte di The Game Machine in rete. Eh, Se cercate questi numeri qua, tipo che ne so, dal 120 in poi, non trovate nulla fino a 220, tipo come Eh. numero. Ne mancano tantissime da scansionare e sono praticamente del periodo quello cruciale dell'evoluzione del PC, cioè dalla Mhm. fine del 1999, inizio 2000, Ok. fino ad arrivare ai giorni nostri con quello che Mm. ovviamente può produrre Sì. l'evoluzione stessa del PC, di quello che è stato. Mhm. Quindi per me, che sono più un consolaro che un PCista, Mm. per me recuperare per esempio quei numeri di Gas Machine che non ho mai visto è anche farmi una cultura non edulcorata, diciamo, da quello che viene proposto oggi, ma da quello che veniva scritto proprio all'epoca. Quindi la vera finestra temporale, secondo me, è proprio la lettura di queste riviste di quel periodo lì, riviste che ancora online non ci sono, perché non sono state scansionate. E queste sono le prime due. Ok. L'altra, quella più famosa, è K, K. per chi se la ricorda. Questo è un numero uno, per esempio, ma non fa parte della mia collezione particolare. Questo ci è stato prestato da un nostro caro amico, di cui noi, di questa rivista qua, di questo numero uno, ci abbiamo fatto una versione che voi potete trovare scaricabile sempre gratuitamente, completamente restaurata. Cioè, proprio non esiste una copia più precisa di quella che potete trovare, per esempio, sul dizionario dei videogiochi. Quindi non l'ho preso a caso
questo Ok. numero uno, che riconsegnerò al proprietario appena possibile. Sì, sì, sì. Dico, guarda, è imbustato perché giustamente è preziosa come è il numero uno di K che uscì nel 1988, quindi è Certo. abbastanza preziosa. Sì. E queste sono le tre più importanti. Poi c'è una quarta rivista che non ho adesso disponibile perché ce l'abbiamo Mhm. in un altro appartamento, perché casa mia praticamente è piena di riviste Immagino. da scansionare, non so più dove mettere, mi serve praticamente una casa a parte. E ce l'ha un altro mio amico che è Z. Z Z. praticamente è la naturale evoluzione di quello che era K. Ho K a capito. un certo punto smise di essere supportata dallo Studio Vit, venne un altro editore che è la RCS. K proseguì la Mhm. sua vita editoriale con RCS e invece Z come rivista venne, diciamo, rimessa insieme proprio dallo Studio Vit che precedentemente si occupava di K. Quindi è un K.2 Sì, da quello che ci risulta ed è una rivista importante da scansionare. Quindi concentriamoci prima su queste quattro, cerchiamo di fare più numeri possibili di tutti quelli che assolutamente. abbiamo di queste riviste qui, dopodiché passeremo a diciamo quelle che definiamo produzioni minori, ma Minore. non perché sono minori quelle produzioni, è che perché giustamente queste qui che sono più importanti e più Sì, famose sì, 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 hanno sì. la Hanno precedenza. più ampia... Certo, no, no, hanno più ampia diffusione, sono le più conosciute. Sì, sì, sì. Scusate se E... mi dilungo troppo, No, però no, no. so dettagli che vanno No, no, sia va spiegati i detti. motivi che questa è una live, diciamo, preparativa, diciamo, a tutto il discorso, quindi di... iniziale dove queste cose vanno chiarite. E quindi se avete domande su quanto riguarda tutto quanto abbiamo detto fino adesso, fatele adesso, perché poi se ne faremo altre, magari staremo più incentrati su quello che facciamo di volta in volta. E però una cosa che voglio assolutamente Diciamo che dire... Dimmi. sì, vai tranquillo. No, una cosa che voglio No, vai, assolutamente, vai tu. una cosa che voglio assolutamente dire è, mi raccomando, se il progetto vi piace, tutto quanto avete sentito fino adesso, ne apprezzate l'importanza, vedete la passione, siete anche voi appassionati di quanto abbiamo detto fino adesso, mi raccomando, aiutateci a far crescere il canale YouTube del Dizionario dei Videogiochi. Perché abbiamo iniziato da poco. Anche quello Facebook, eh? Anche quello Facebook, Anche sì, quello sì. Facebook. No, no, certo, perché allora questo progetto ha la sua pagina Facebook, quindi se avete, insomma, se avete Facebook potete seguirsi da lì. Comunque trovate tutti i link e dopo li metterò sotto in descrizione, se non li ho già messi, ma penso di averli, no, li ho già messi sotto in descrizione, sono già nella live. Trovate la pagina Facebook, trovate il profilo Instagram che comunque usiamo anche quello, anche se Facebook sicuramente è principale. E poi In misura minore. sì. E poi è molto importante anche il canale YouTube che diciamo abbiamo iniziato in realtà da un po', però bisogna farlo crescere perché dopo se riusciremo... Il canale, diciamo che il canale è giovanotto, poi l'ho rimesso insieme dopo quello che era Esatto, quello che era successo, è successo un successo. po' di cose. Nel 2022 però ho detto, sai che c'è, abbiamo almeno un canale che ha il nome del dizionario dei Mm, videogiochi, però si può arricchire di molti contenuti, abbiamo le live, sì, abbiamo comunque le mini recensioni, abbiamo delle cose importanti da da evidenziare quando facciamo i sì. lavori scansionali. Sì, per esempio, Quindi adesso credo che il canale possa crescere, diciamo. adesso ho appena finito di fare lo short riguardo a questa scansione per ricordarla. Adesso è già caricato, è privato, adesso diventerà pubblico dopo questa live. Questa live, tra l'altro, la troverete da adesso in poi sia sul mio canale, ma è anche nelle playlist sulla homepage del canale del dizionario. Quindi poi troverete lì. E poi vediamo dopo se come procedere, magari se fare le live alternativamente su questo Facciamo un canale. po' e un po'. Facciamo un po' e un po', dopo vedremo. Comunque, insomma, seguiteci anche lì perché ci sono già un po' di contenuti, secondo me molto interessanti. E poi dobbiamo parlare, prima di far vedere la rivista, di quello che faremo a livello di eventi, no? C'è qualcosa che dobbiamo fare, giusto? Qualcosa bolle in pentola, Qualcosa bolle in qualcosa mente. bolle. Finalmente potrò sfoggiare la maglietta col logo del TVG. Sì. Allora, mi No, raccomando, segnatevi questa... se devi dare l'annuncio, esatto, se devi dare Ok, l'annuncio, dallo pure. allora Va bene. ragazzi, segnatevi che sta seguendo. Allora, segnatevi questa data
perché il 1° dicembre, che è domenica, questo 1° dicembre, all'Astra a Signa, cioè in occasione del Firenze Vintage Beat, ci saremo anche noi, non come espositori, però ci saremo presenti con le magliette, con i biglietti da visita. Giusto Andrea? Devi dire qualcosa? Più o meno Assolutamente. saremo là, più o meno saremo là dalle 10 del mattino, forse anche un po' dopo, perché comunque Andrea deve arrivare da Roma e ce n'è di strada, Ce n'è. Sicuramente nel primo pomeriggio ripartiremo per ritornare a Roma, anche perché poi abbiamo gli impegni di lavoro e tutto il resto, quindi Ah, sarà io sicuramente una bellissima giornata, però sarà anche molto stancante, io già lo so, perché ve sono lo, ve lo- reduce già dai primissimi Vintage Beat che mi facevo quando ero un po' più giovane, perché adesso, se non sbaglio, siamo arrivati alla 16ª edizione, quindi sono 16 anni. Quindi 16 anni fa avevo un altro sprint, diciamo. Adesso diciamo che fare 300 km in macchina mi devo portare presso un altro nostro collaboratore e dobbiamo anche alternarci alla guida perché sai com'è, una volta non c'avevo problemi di schiena, ora ci sono. Non posso fare certo. nient'altro che affidarmi a gente più giovane, più temprata. E noi quindi appunto io riuscirò ad arrivare un po' prima delle 10 e andrò via un po' dopo, riuscirò a stare un po' più di lì nel caso, e avremo tutte le magliette, abbiamo questi biglietti da visita che abbiamo deciso un po' insieme come fare, che però se ne è occupato giustamente Andrea, ha fatto secondo me un bellissimo lavoro. Sono carini, secondo me semplici e esaustivi. Dovrebbe esserci anche il nostro amico Magnum CDI, in teoria. No, penso proprio che ci sia. Alias Federico Gori e forse anche Igor. Adesso poi vediamo, non ne sono... Dovrebbe esserci. Poi vabbè, tanti altri perché so che comunque è un evento dedicato al retro computing, giusto? Tu non ci sei mai stato Solo una a volta, Firenze Vintage solo una Beat, è il tuo volta, primo? l'anno scorso. L'anno scorso. Ok, ok. Io Dove... credo che ci sia sempre più o meno le stesse delegazioni, quindi sono tutti amici, io conosco anche l'organizzatore Walter Puggi, quindi tra le tante cose, boh, se si ricorda di me, l'ultima volta penso che siamo passati già 11-12 anni, tipo l'ultima volta che ci siamo visti, perché io ho fatto solo le prime 4-5 edizioni del Firenze Vintage Beat, poi ho avuto un buco molto lungo per motivi di lavoro, per varie cose, eccetera, eccetera, quindi veramente 10 anni son volati proprio come caramelle. E Assolutamente, sì, sì, sì. quindi adesso che abbiamo, diciamo, come posso dire, un sito con dei progetti ben delineati, mi sembra anche giusto cercare di far crescere questo progetto e magari trovare anche altri collaboratori che ci diano una mano, sia per scansionare, Mm, sia per rimediare riviste, qualsiasi cosa, qualsiasi piccolo contributo va bene, anche il like al canale YouTube e alla pagina sì, sì, Facebook. sì, è tutto Tutto ci può importante, sì. aiutare per farci crescere, creare più interazioni e andare comunque sia avanti per la nostra strada. Questo penso che Assolutamente. sia doveroso dirlo Assolutamente. perché giustamente, visto l'impegno che ci stiamo mettendo anche in questi periodi, nel gestire anche il tutto, Sì, sarebbe anche bello vedere questo progetto crescere in un certo modo. sono d'accordo, perfettamente. Niente, allora dai, diamo un'occhiatina a cosa dice la rivista adesso? O hai ancora una cosina da Ma dire? prima di dare un'occhiatina alla Ok, rivista, dimmi, c'è dimmi. ancora qualcosa da dire. Dimmi, dimmi. Lo so che mi sto dilungando un po' troppo, No, ma no. dobbiamo snocciolare. Allora, tanto per farvi capire quanto impegno ci vuole per fare la scansione, Ah, allora giusto. uno praticamente se la deve Giusto, sentire dentro. giusto, Questa è la giusto. prima cosa. Quindi se uno decide voglio scansionare, allora deve fare una specie di discorso interiore con se stesso e deve dire ok, ce la faccio, perché se no altrimenti Sì. non ce la fai. No, no, Sicuro. è vero, è Sì, vero. io ho visto tantissimi iniziare e cedere alla prima rivista. Sì, ho visti veramente da... No, ti do una mano, ti aiuto, scansiono. Scansioni fatte tipo malissimo, messe tipo per Dammi storto, 30 tagliate minuti e 30 minuti di scansiono 150 pagine. Sì. nonostante io do sempre, per chi vuole fare questo tipo di lavoro a tempo perso, diciamo, perché è un lavoro vero e proprio, Beh, certo. io do sempre delle raccomandazioni in maniera tale che il primo impatto sia Sì, sì. il meno doloroso possibile. Cioè, tipo,
ti metti davanti allo scanner, allora che cosa fai? Allora, la rivista la metti in un certo modo, eccetera, eccetera. Io poi do dei software particolari, per esempio, no? Mhm. Non è che li do io, sono No, disponibili no, in rete, sono certo. anche gratuiti. Però oggi per esempio, allora, l'intelligenza artificiale ci aiuta per fare alcune cose, ma non serve nello specifico per fare il lavoro che facciamo noi. Prima di Ok. tutto, per un semplice motivo, che fisicamente la scan, la pagina ce la devi mettere tu all'interno dello scanner. Quindi Sì. quello è il primo, diciamo, è la prima cosa che ti dice, ok, l'intelligenza artificiale per che cosa ci può aiutare? Ma forse in futuro ci potrebbe aiutare a fare un po' di editing, perché è in grado già con dei software piuttosto elaborati di ridarti magari una pagina precisa, pulita, eccetera, eccetera. E alcuni Sì, sì. esperimenti li abbiamo anche fatti con l'intelligenza artificiale, ma non sono soddisfacenti. Perché? Perché quella pagina che viene fatta dall'intelligenza artificiale sulla pagina, innanzitutto ti ridistribuisce una pagina che non ha più quella grana Mm. che è proprio tipica della carta. Quindi quando tu la vai a scansionare, vedi un'immagine che è completamente piatta, così come Sì. vedi le immagini, quelle oggi generate dall'intelligenza artificiale. Lo vedi subito a occhio nudo che non so, immagini che potrebbero essere considerate reali, nonostante Sì. ci siano parecchie persone che ci cascano, tra l'altro. Però a prescindere da È questo, vero, è vero. ormai l'occhio noi ce l'abbiamo allenato. L'occhio ce l'abbiamo Sì. allenato, quindi sappiamo Sì. distinguere Sì. un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale. Quindi già ti dà questo filtro che è sbagliato, È vero, è non va vero. bene. L'intelligenza artificiale sono tutte così, a tutti i livelli, sono tutte così. Quindi mi dispiace, ma allo scopo No. nostro non ci aiuta ad Dai, alleggerire il carico di lavoro. dai, domani, Quindi ma domani, quello che bisogna domani fare è sarà il lavoro, prendere la rivista. il robot di Tesla che tu stai sul divano e dici allora mi scansioni quello, lui si alza, fa tutto lui, Sì. Tutto, Me lo compro subito. tutto allineato, tu gli dai i Ci mette parametri, lui e stanno- poi gira, e tu stai lì tanto a mangiare e guarda la TV. Boh ragazzi, scansione fatta. Allora, un software intelligente, per esempio, sul programma che utilizzo io di scansione, mi permette già di, come la metto la scan all'interno, la pagina all'interno dello scanner, lui praticamente fa questo primo passaggio con lo scanner, mi dà la pagina in formato JPEG, perché io la faccio in formato JPEG, non faccio TIFF, perché pesano una Madonna e mezzo, non servono a nulla, perché una volta che tu ingrandisci una lettera e la vedi così grossa, che cosa vuoi ma che ti serve? Cioè, ma che devi No, veramente vuoi vedere la grana della carta o altre cose? Non serve. Quindi noi no. facciamo la scansione innanzitutto a formato JPEG a 300 dpi, non serve di più, nella Ok. maniera più assoluta. C'è chi la fa a 1200, 1400, 1500, sì, ti ritrovi una rivista che pesa 3 giga e No, se te devi fare esagerato. una collection completa di Mamma 155 mia. riviste, voglio Mamma vedere mia. quanti Follia. terabyte dovresti scaricare per fare. Già quelle che Follia. faccio io sono belle pesanti, Sono già sono pesanti, belle sì, sì, pesanti, sì. quindi abbiamo Sì. trovato una quadra con quella e non No, andiamo no, oltre perché direi sennò altrimenti che quello è il parametro diciamo che è giusto. un buon rapporto Sì. qualità-prezzo, diciamo che poi tipo così. Sì, sì. Quindi ci va bene così, quindi la scansioniamo a 300 dpi con 300 formato JPEG. Il software, una volta che me l'ha scansionata, durante il salvataggio della JPEG, automaticamente lui addrizza l'immagine. Quindi non c'è bisogno che tu questo è l'unico lavoro che è basilare, questa cosa qua, perché io Mhm. inizialmente con le prime scansioni non c'era questa opzione all'interno dei software, quindi dovevo cercare io di sistemare Sì. all'interno dello scanner la pagina nel modo più dritto possibile, Mm, un inferno Posso totale. immaginare, posso Questo immaginare. inferno, ce- questo inferno ce lo siamo risparmiato per fortuna. L'allineamento quindi è automatico, però poi dopo ci sono vari tipi di lavori che tocca fare. Allora, innanzitutto le pagine, le riviste che hanno questo formato qui, questo qua con, non so se si vede, con la costina, Sì? se tu ovviamente la apri, la rivista non può essere scansionata normalmente perché è tutto attaccato, no? Lo vedete anche benissimo da voi. Quindi che cosa bisogna fare di queste riviste? Una cosa che ai collezionisti piace tantissimo, Eh. le tagliamo, Non cioè stiamo facciamo proprio il scherzando. taglio netto Non stiamo scherzando. C'è qualche no, facciamo collezionista. proprio il taglio. Sì, qualche collezionista qua che sta sanguinando. Andrea, ti Allora, sei. me lo posso benissimo immaginare, capisco
Sì, sì, no, Che è ti eri successo? bloccato per un attimo. Ok, no, no, a posto, a posto. Ogni tanto può capitare qua. Io Secondo sto me, dentro una secondo specie me, di caverna, secondo quindi me boh, qualcuno che ci sta, cioè l'algoritmo che era canalizzato come retro ha sofferto un esatto, attimo, esatto. la rete si è imballata perché per quello che hai detto. Qualcuno che era collezionista che lavora in YouTube ha cominciato a bannarci la Le live. riviste, le tagliamo, proprio così, Ritagliamo. oh, le tagliamo. Sì. Ragazzi, non tagliamo, cioè niente, quando arriva la scansione a voi vi arriva una rivista perfettamente integra, Ma com'è? salvata quasi anche delle pagine, quelle centrali, tipo, perché è l'unico modo per scansionare decentemente una rivista Eh che sì, ha la brossura, la famosa brossura. eh sì. Ragazzi, non c'è altro modo. Eh Provate no, voi a inserire ce la fai. una rivista brossurata dentro allo scanner, cioè Ma viene no, malissimo, no, no. non viene proprio. Ma come il dio del gaming che ci sta seguendo? Lui ce le ha tutte queste qua che c'hai te, ce le ha tutte sealed con tutta la plastica mai aperte. E lui, come fa? Accetta questa cosa. Non è vero, ce le ha rovinatissime Ma che ne ha date uno. allora, io ho un Eh, vantaggio perché comunque vengono lette, stralette, rilette, quindi anche quelle conservate bene hanno comunque sia dei segni di usura. beh, E le copertine sono il mio biglietto da visita personale. Tutte le copertine vengono restaurate. Ora tu dici, vabbè, ok, eh beh, perché? Perché? Perché mi piace aprire una rivista che sia presentata al meglio possibile. certo. Certo, se la rivista è completamente tutta usurata, tutta strappata, ragazzi, non è che posso perdere 6 mesi di tempo per fare il restauro di una rivista, di una No, pagina no, che verrebbe comunque male. Me la no. vado a cercare sistemata meglio da qualche parte, in qualche mercatino, e poi faccio la Assolutamente, scansione, assolutamente, tipo, cioè. assolutamente. Sì, 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 d'accordo. Quindi diciamo che questo restauro è dove è possibile e dove già abbiamo un materiale buono, ottimo per quanto riguarda la copertina. Ma anche così ci sono varie cose da sistemare. Quindi c'è, che ne so, il micro, come posso dire, innanzitutto io faccio una cosa prima di darla a un nostro amico grafico, che lui fa proprio i restauri, cioè toglie, come posso, la piegatura Mm, sulla copertina, toglie assolutamente. proprio quella pieghetta che sta lì, sulla costina la ricostruisce tutta in maniera tale che non si vedono i segni d'usura, non si vede niente. Io personalmente ripulisco tutti i piccoli puntini bianchi che ci sono quando vai ad ingrandire, che È o è per... polvere o è copertina rovinata. Sì, sì, Quindi sì, voi sì, alla sì. fine avete una copertina che è pressoché perfetta. Vabbè, adesso la Quello che facciamo c'è vedere. all'interno quello che c'è all'interno me ne frega poco e niente perché solitamente sono le prime quattro di copertina, quelle Sì, più rovinate. Basta. adesso la Poi facciamo quello che c'è vedere. all'interno solitamente, per fortuna, bontà divina, quello solitamente comunque è conservato bene. Quindi c'è un grosso lavoro dietro queste scansioni. Se c'è una pagina doppia, per esempio, ed è Mhm. questa l'ultima cosa che dico, poi vediamo questa rivista benedetta. Sì, 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 sì. Se c'è una pagina doppia, per esempio, si scansionano singolarmente. Poi io mi apro, che ne so, un qualsiasi tipo di programma di grafica, che potrebbe anche essere il Paint, per esempio, e metto una pagina a destra, una a sinistra e le allineo. E poi le taglio tutte e due Sì, perfettamente allineate. che Quindi quando voi andate ad aprire, andate a sfogliare, trovate anche questo allineamento qua, che è un altro lavoro. Che sembra facile No, fare no, 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 scansioni. infatti, che adesso vi chiediamo scusa perché non sono stato molto pratico fino adesso in queste cose. Questa live non ho un programma cioè non ho un programma che possa rispettare la precisione del lavoro di scansione fatto da Andrea, perché non riesco a farle vedere, ma dalla prossima volta ci organizzeremo, mi acculturerò un po' di più su questi programmi per sfogliare in maniera degna. Facciamo uno sfogliabile, esatto, un Esatto. programmino che sfoglia la rivista E- come se fosse una rivista vera e propria, cioè come la apri Esattamente. e la vedi Lo esattamente. cerchiamo e dalla prossima volta lo facciamo, lo avremo così. Adesso questa volta siamo un po' improvvisati su quell'aspetto lì perché ho sottovalutato il problema. Quindi l'aspetto, nel senso che pensavo fosse fatto meglio quel programma, invece non è fatto bene.
Ecco, È vabbè. facilmente aggirabile comunque la problematica, la prossima volta saremo Prossima volta. sicuramente più preparati. È già tanto se riusciamo, perché dopo le prime volte avere la webcam buona, l'audio buono, connessione buona, riusciamo a far vedere. Andrea riesce a usare Discord perché è un social un po' così, un po' non adatto tanto. Prima volta, Prima mai usato, volta, mai ecco, usato. ecco. E basta. Niente, allora. Guarda, adesso mi taccio e ti faccio parlare a te perché tu ovviamente sei anche di quel periodo lì, primi Sì, anni sì, 2000, PC, tipo, questo qui è un prodotto anche piuttosto recente, stiamo parlando di una rivista del 2003 che a ben vedere comunque c'ha sempre 21 anni, non è che sia proprio ah sì, dell'altro ieri, comunque è sempre una rivista vecchia. Però è stata scansionata da poco, ci sono cose che sicuramente voi più giovani conoscerete bene. Quello che mi interessa però a me personalmente è la vostra impressione magari sulla qualità generale della scansione della rivista. assolutamente. Allora adesso io qua te la trasmetto. Aspetta che trasmetto. Intanto se avete altre domande fatele ora, Comunque dopo vi rispondiamo dopo. O se no me le fai tu adesso sfogliando la rivista, magari se hai qualche, No, è perché il mio qualche cosa problema che è che è noti. il problema adesso che non ho il programma adatto e quindi io non riesco a leggere la chat vostra, quindi chi ci sta seguendo adesso, ma detto, le domande tenetele per dopo perché se voi mi scrivete non riesco a guardare in contemporanea. Quindi è solo quello che volevo dire, ecco. Dopo però quando abbiamo finito di E sei tu guardare. che stai guardando poi tutte... Dico, sei tu poi che stai guardando tutto quello che scrivono loro, perché io Sì, 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 non vedo sì, niente. ci ho sempre letto tutto io fino adesso, quindi. Però adesso non riesco perché purtroppo non ho capito il perché. Il PDF quando lo leggo mi sparisce la chat e non riesco a gestirlo diversamente. Ecco. Allora, controllo solo una cosa perché il programma fa un po' di. No, no, va bene, si dovrebbe vedere bene. Così dovrebbe vedersi. Ok, allora, ci siamo. No, aspetta, mi sto confondendo. Questo è per te. Un attimo che ho 50 schermate. È questa cosa che la prossima volta dobbiamo. Ecco. No, Tu la vedi così? La vedi Andrea io adesso? no, Non vedi la rivista? io niente. Come No, niente? Ecco, forse vedi. devo cliccare sul... Prova a Ecco, adesso la riavviare. vedo. Ok. La vedi? Sì, sì, adesso la vedo, ho praticamente la pagina davanti e i tre riquadri sotto, diciamo, dei nostri Ok. bellissimi volti. Ecco, anche gli altri. Si dovrebbe vedere. Si dovrebbe vedere. Adesso penso proprio di sì. Ok, sì. Allora, The Games Machine. Allora, The Games Machine è appunto una delle quattro più famose, diciamo, delle testate. Questa qua è la numero 175 del novembre del 2003. E The Games Machine, si sa, per lo più si è sempre occupata, anzi, penso quasi esclusivamente, di giochi per PC. Videogiochi per PC. Correggimi se sbaglio, Andrea, perché. Allora, Eh, piccola precisazione, storicamente The Games Machine nasce come una rivista multiformato per computer ok. e per computer a 16 bit. Ok. Quindi nasce perché la controparte a 8 bit era Zap, sempre edita dalla Xenia Edizioni. Sì. Quindi questa è una piccola nota storica che va detta. Quindi inizialmente tu trovavi sui primi numeri di The Games Machine, che ne so, recensioni di Amiga, Atari ST, qualcosa di PC, insomma, tutto quello che poteva essere 16 bit, insomma, tipo, veniva eh, scansionato, sì, veniva scansionato, ma mo c'ho tipo la scansione in testa, veniva praticamente recensito tutto quello che era possibile per le macchine a 16 bit di quel periodo. E in periodo in cui nacque la rivista, cioè 88-89, noi sappiamo benissimo quali erano i 16 bit più in voga: Amiga, Atari ST e qualcosa di PC che però Mhm. parliamo di un PC nell'88 ancora molto acerbo. Certo, certo, C'erano ancora certo. le schede, quelle EGA, CGA, Sì, tipo lì sei più esperto tu di me, non però esistevano le schede acceleratrici, non esistevano. c'era ancora un PC molto 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 acerbo, diciamo, quindi le Cioè, schede erano quelle, c'era che c'era CGA, la EGA, sì, la diciamo Hercules, che non c'era un hardware GPU dedicato, ma era tutto, si può dire, quasi integrato e quindi. e a livello sonoro
mi ricordo che c'era il cicalino interno anche lì, Sì, c'era lo sì, speakerino sì, interno che sì, faceva dei suoni che potevano essere esatto, sì. identificati come chip sonoro, musica, eccetera, eccetera. Esatto, quindi non Molto c'era. spartano, me lo Sì, ricordo sì, molto sì, spartano. quindi non c'era né una scheda audio né una scheda video dedicata, diciamo, e quindi c'erano solo quelle integrate più che altro e non c'erano le schede acceleratrici, quindi però verso dalla metà un po' degli anni 90 lì poi verso la fine c'è stata proprio l'esplosione. Comunque qua in copertina, che la copertina come avete visto è stata restaurata bene, lo potete vedere perché si vede molto bene, non si vedono difetti. Ragazzi, non potete capire che lavoro è stato fatto dietro questa copertina. Allora, Si innanzitutto il vede. fondo che vedete nella rivista originale, che Mhm. al momento non ho qui, Ok, però volendo, per i curiosi, magari un domani vi farò vedere che cosa abbiamo fatto su questa pagina. Lo sfondo era completamente metallizzato. Sapete mamma mia. che cosa vuol dire un metallizzato? Viene nero, lo sfondo viene completamente nero. Quindi noi, nelle intenzioni originali, poi adesso le intenzioni originali bisogna vedere quali erano, abbiamo trovato su un vecchio sito quello che poteva essere la copertina originale di questo numero, con lo sfondo però non argentato, ma in Ok, maniera tale che potesse essere visibile per una scansione digitale. Quindi è stato cambiato tutto lo sfondo e ovviamente tutti come posso dire, i caratteri dove vengono recensiti i giochi, tipo Halo, Commandos 3, Silent Hill 3 sì, e compagnia cantante. Quindi è stato cambiato praticamente tutto, è stata ricostruita quasi da zero. L'unica ok, cosa che è rimasta della copertina originale sono i tre giocatori centrali. Basta. ok, ok. E ovviamente il codice a barre con la Sì, 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 parte sì, sì, sì. quella secondaria e il logo dei Games Machine che era rimasto. Ok, È ok. stato un lavorone, e quello dobbiamo ringraziare il nostro collaboratore grafico, Mhm. Matteo Paccoi, che adesso lo cito qui personalmente, che Certo, è certo. lui quello che rifà le copertine delle Games Machine, Molto dei The importante. Games Machine e delle varie riviste che produce. Molto importante, grazie Matteo perché hai fatto un lavoro. Allora, quindi in No, copertina. non siamo da soli, ecco. No, 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 Che no, da una mano, perché cioè. immagino. Abbiamo FIFA 2004, ovviamente è una citazione al gioco. Poi abbiamo la recensione di Halo, che è quella su cui anche con lo short che ho fatto mi sono concentrato per lo più, che è stata veramente una rivoluzione dal punto di vista grafico, ma anche gameplay, tutto. Halo Combat Evolved. Poi abbiamo Commando Strike. Allora, queste sono quelle principali, ovviamente, le recensioni. Silent Hill 3, anche questo capolavoro immenso. Non a livelli del 2, per alcuni, però è uno dei più inquietanti mai Poco ci fatti. manca. Sì. Poi abbiamo 13, che è uno sparatutto a fumetti molto particolare. Poi qua sotto ci sono le soluzioni del mese, c'è Warcraft, adesso comunque vediamo. Adesso qua, se c'è ancora il dio del gaming può riconoscere il gioco perché lui, io so che lui è molto appassionato di questo gioco qua. Ma immagino che appena lo vede lo sa. Comunque è Dark Chronicle in Europa, che però in America era conosciuto come Dark Cloud 2. È un gioco per PlayStation 2, un RPG bellissimo, complessissimo, con degli artwork, un level design, ma anche un character design veramente. Un gioco immenso, pieno di minigiochi, con tanti tipi di gameplay. Eccolo qua, Dark Chronicle. Sì, bellissimo, veramente bello. Che tra l'altro io ce l'ho anch'io là. Sì, ce l'ho là. Vedi Andrea il mio disordine, non mi ricordo neanche più quello che ho. Andiamo bene, eh? No, ma sai perché No, non me lo vabbè, ti ricordo? ricordi i giochi? Io te l'ho detto. No, sai Io perché non su me. questi tipi di giochi qui devo recuperare No, tante no, cose, ma sai capito? perché non me lo Quindi ricordo? Perché io sulle console uso dei lettori SD, ho rimosso per una questione di preservazione, ho i giochi là, e quindi non tirandoli mai fuori dal disco, poi mi dimentico quelli che ho là, capito? Io ce l'ho lì sulla console, però non mi ricordo se lo devo ancora cercare o se è nella mia lista. Ce l'ho. Dark Chronicle. Dark Chronicle veramente. Allora, qui c'è tutto l'aspetto manageriale della rivista, quindi il direttore. La riesci a leggere un po', Andrea, te? Sì. Riesci a leggere un po'? sì, 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 ho messo il riquadro, ho messo il riquadro grande, quindi riesco Ok. a vedere. Riesco anche a leggere, sì, sì.
Qua abbiamo, tra l'altro, adesso non possiamo leggere tutto, però mi piace molto questo particolare del Nokia Engage qua. Bellissimo. Tra parentesi del primo Nokia È il Engage. primo Nokia Engage, sì, 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 sì. Che... Esatto, tipo, quello che lo ascoltavi di lato, tipo. Sì, sì, sì. Io non l'ho mai avuto, però è affascinante. Io adesso sto cercando... Arrivava la chiamata, lo dovevi mettere così, lo dovevi mettere. Mamma mia, incredibile. Io stavo cercando il Gizmondo. Orribile, orribile. Il Gizmondo stavo cercando. Che Bello, bella bello. macchinetta. No, Allora, guardate un po' cosa? il taglio più moderno di questa seconda parte di The Games Machine. Mhm. Rispetto ovviamente al passato, qui sono cambiate tantissime cose a livello redazionale. Innanzitutto sono cambiati i fondini, è tutto un po' più tecnologico perché stiamo comunque sia parlando dei primi anni 2000. Quindi ovviamente è tutto, come posso dire, sistemato per stare al passo con i giochi di quel periodo. Perché noi stiamo scansionando The Games Machine a due blocchi, adesso vi dico anche questo piccolo particolare, le parti quelle più vecchie le sto scansionando io, quindi i The Games Machine che vanno da quello dove siamo arrivati adesso, siamo arrivati a produrre il 113, a breve rilasceremo anche il 114 e io praticamente sto scansionando questi. Questa seconda parte qui di blocchi che vanno dal 170 fino al 200, praticamente, è un altro nostro collaboratore che li sta scansionando. Ok. Quindi abbiamo trovato anche un'altra pedina sacrificabile, diciamo, e si è sobbarcata, diciamo, si è preso a piene mani questa grandissima responsabilità di scansionare le riviste. È un collaboratore nuovo, ha iniziato, diciamo, da qualche mese, ma ha Mhm. già prodotto un paio di liste. Quindi Bene. promette bene il ragazzo, Sembra, diciamo. sembra proprio Quindi di sì. lui si occuperà adesso delle scansioni che vanno dal 170 in poi. Quindi queste qui non le abbiamo neanche scansionate noi direttamente, ma le ha Bene. scansionate l'altro ragazzo e ha fatto, secondo me, un ottimo Mi lavoro. sembra Poi le proprio... varie, gli allineamenti li ho fatti io, i Vabbè. filtri li ho fatti io, ma diciamo che per me è perfetto. Sembra... No, no, ma niente da nulla da dire. Allora, qua abbiamo delle preview e delle review. Quindi le preview immagino che voglia dire quando il gioco ancora non è uscito, però abbiamo delle anticipazioni. Invece le review sono giochi già usciti che comunque si conoscono e si fa, o comunque usciti da poco, e si fa la recensione appunto. Poi qui abbiamo tutte le varie rubriche che ci No, sono. ci sono ci sono delle rubriche storiche che praticamente esistono da quando esiste The Games Machine, così come il format stesso che è composto sia dalle voci di corridoio, ovvero sia Mhm. dalle preview che dalle review, poi tra parentesi, che sono quelle famose con il pagellino e il voto finale. Quindi non Certo, è cambiato molto rispetto al passato, il format è sempre quello. Che sì, ricordiamo mutuato dalle riviste inglesi, sono state le prime ad utilizzare questo sistema di votazione per i videogiochi. sì, 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 sì. Allora, qua c'è la leggenda un po' di come funziona le qualificazioni dei voti. Vabbè, qui c'è sempre FIFA 2004 per PlayStation. No, qui sì, è per computer e PlayStation 2 e anche per Xbox. Vedi. No? Sì, per Xbox e per GameCube E anche, per mi pare che GameCube, l'ho sì, visto. e anche Advance. Anche Game Boy Ovviamente, Advance. ovviamente è molto diverso come gioco perché quando poi li fanno per Game Boy Advance è molto diverso, però... Allora, qui cosa abbiamo? Cercano sempre di mantenere alla lontana il gameplay, capito? Sì, Però ovviamente è una macchina 3D, quindi. sì. Qui c'è un... Vabbè, qui stanno facendo il sondaggio. Aspetta, doppio sondaggione. Ah, ma questa è ancora all'inizio della... Sì. Sì, Ah, sì, sì, qui sì. fanno delle... Allora, le prime rubriche sono... Sì. Sì, questo qua è un dissipatore. Mai visto. No, questo non l'ho mai visto all'epoca. È un dissipatore, il Cooler Master Jet Set. Dissipatore design ricercato. Ah, ah, ok. Niente, serve per raffreddare ancora di più l'interno del computer. Sì, credo sia un ventolone di Sì, è un raffreddamento, mi ventolone, è un pare. ventolone. Eh, Ok, queste cuffiette hanno un'area nostalgica, madonna, ma come non ricordarsi quando le cuffie erano così? Assolutamente.
Adesso non possiamo mica guardare tutto, però facciamo scorrere allora, sicuramente la scorriamo tutta. Però mi concentro soltanto sulle cose principali. Adesso poi non so se tu Andrea riesci a vederlo. No, tu dovresti vederlo in contemporanea perché sei su Discord, non lo vedi con ritardo di YouTube. Allora, Commandos 3, No, io... no, io Lo vedi in tempo reale? vedo Ok, bene, vedo. Commandos 3 non lo conosco come gioco, però è uno strategico in tempo reale. Magari qualcuno lo conosce, non ho mai giocato. Io, diciamo che i giochi su PC non ho mai giocato tanto agli FPS, ma a parte Halo o quant'altro, però giocavo più che altro ai gestionali, tipo appunto come Space Colony, che invece lo conosco, che è bellissimo, eccolo qua. È veramente bello. Praticamente Space Colony era una specie di gestionale, appunto, come poteva essere un Imperium piuttosto che Empires o quant'altro, però su base, diciamo, nello spazio, quindi c'erano gli alieni, c'era da fare la base. Non aveva il multiplayer, poi non so se con qualche hack o mod sono riusciti a integrarlo, però era veramente divertente. Poi c'era un sacco di humor, e poi era anche complesso perché dovevi tenere sotto controllo tantissime cose. C'ho ancora il disco da qualche Siamo parte. praticamente nel 2000 inoltrato, quindi presumo anche che i giochi uscivano, se avevano poi un successo particolare Sì, e avevano magari delle piccole limature da fare, uscivano poi comunque sia delle nuove release. Già era un periodo in cui uscivano aggiornamenti di giochi, quindi sì. il gioco poi magari rispetto a come è uscito originariamente poi è stato magari leggermente modificato da alcuni upgrade che sono stati fatti. Sì, comunque requisiti minimi adesso guardarli fa un sorridere accidenti. Pentium 2 500 MHz, 64 MB di scheda grafica accelerata, però c'era già la grafica accelerata, come giustamente abbiamo detto prima, perché siamo nei 2000, con 16 MB di... Siamo già in epoca 3D FX, poi la 3D FX secondo me è stata una delle, diciamo, una ventata d'aria fresca che ha Eh, dato una spinta ma... propulsiva non indifferente al PC, dandogli comunque un ambiente tridimensionale complesso, non lo so, tante cose che prima assolutamente. magari potevano essere inedite, no? Anche Tipo, l'illuminazione correggimi se dinamica. sbaglio, ma No, 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 l'illuminazione dinamica. Io ci ho portato l'esempio l'altra volta di certi giochi, appunto, come... Adesso poi lo faccio vedere, Lands of Lore 3, adesso però non lo vedete, però l'avevo fatto vedere nella live di Igor. Io finché ero piccolo non ne sapevo assolutamente niente, ero convinto che dai, il PC console fosse la stessa cosa, buttavo dentro il disco, non configuravo nulla, non avevo una scheda dedicata di quelle che erano richieste, quindi ho sempre giocato col minimo dei requisiti, non avevo niente di grave, non avevo illuminazione, giocavo in modalità software. guarda, mi hai fatto scendere una nota Eh, nostalgica, parlando che infilavi tipo, che ne so, il dischetto del PC nella PlayStation 2 e viceversa, no? Tipo queste cose così. sì. Mi viene in mente quando all'epoca io prendevo, che ne so, le cassettine per Commodore 64 e provavo a farle girare sull'Amstrad, tipo, tanto per Ah, dire. esatto, esatto. No, no, esatto. Ma delle robe... No, 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 si faceva così. Tra l'altro questo qua è un gioco in 4 dischi, però io l'ho sempre giocato senza illuminazione dinamica, con le texture basse. Dopo anni, quando mi sono rimesso lì che ne sapevo di più, e ho installato adesso c'è un plugin che praticamente va a emulare il 3D FX, che si chiama Glide. Io ho detto, ma questo gioco era così all'epoca se uno aveva quella scheda. Era impressionante, nel 98. Se tu avevi la Altro scheda... gioco, Un praticamente. altro gioco, cioè non sembrava neanche lui. Una cosa incredibile. Io l'ho capito dopo anni. Quanto già era avanti. Infatti aveva dei requisiti elevati come gioco. Però auguri saperlo. Quando avevi, quando avevi 5 anni che lo sapeva. Qui abbiamo Chaos Legion, che invece questo lo conosco. Molto bello questo qua. Che praticamente è un po' la rivincita di chi, appunto, diciamo l'altra volta, che su console c'erano dei titoli anche demoniaci, hack and slash molto belli, come Devil May Cry, per esempio, che appunto questi giochi facevano invidia al computer. Ecco, Chaos Legion era un po' la risposta su PC al Devil May Cry su PlayStation 2, per dire, no? E infatti era veramente un gioco che adesso non aveva tutte le figaggini, diciamo, di Devil May Cry, perché la musica metal, i demoni, non era quel tipo lì. Però Capcom ha dato la risposta con questo titolo che
che ti dà un punto un ti consente di fare dei massacri indiscriminati. C'è anche qua le doppie pistole, puoi saltare anche qua sui muri, ci sono nemici grossi, veramente frenetico. Ovviamente come risorsa richiedeva di più perché ci voleva il processore a 1 GHz. Comunque è sempre un prodotto di mamma Capcom, quindi Sì, comunque sì, qualcosa mutuato da Devil May Cry c'è sì, sicuramente di un congiunto. assolutamente. Per Beh, forza. Conflict Desert Storm mi sono divertito da morire. L'avevo la demo su PlayStation 2. Non l'ho mai giocato su PC. Questa è la versione PC, quindi ovviamente era superiore a livello di caratteristiche. Allora, una piccola cosa che volevo far notare è che questa sezione che noi stiamo leggendo, per esempio, vedete che è presa dai Silver DVD o Silver CD. Ok, In quel periodo, The Games Machine usciva in due formati diversi. Usciva, e questo veniva ovviamente cambiato anche nella copertina, veniva dato con un prezzo ovviamente anche differente sul prezzo di copertina, veniva dato o con un CD o con un DVD, dove all'interno c'erano queste demo giocabili. Ora, un altro, diciamo, progetto futuro sarà quello di recuperare tutti questi silver disc e tutti questi silver CD. io ho qualche demo PlayStation 1 e 2 lì. Ce li ho. La faremo? Chi lo No, sa. proprio quelli che uscirono, Ah, con la capito? Non proprio per per queste. Ok, ok, ok. Questa qui, per esempio, è la versione. All'inizio c'è scritto dovrebbe essere la versione DVD, tra parentesi. Sì, La copertina poi è perfettamente identica, solo che invece di scriverci il pallino, invece di riportare i CD, riportava DVD ok. con un prezzo leggermente differente. Però il resto, l'interno della rivista è identico, cambia solo leggermente la copertina. Ma comunque, Quello magari, questi se sì. troveremo tutte e due le versioni, le scansioniamo e ci mettiamo solo la copertina per dirti che la rivista è integra e Certo. c'è tutto, e la copertina la proponiamo in due modi diversi. Invece il Silver Disc e il DVD, cioè il CD e il DVD, quello se riusciremo un domani a recuperarlo come archivio, faremo le ISO e le metteremo disponibili in download alla pagina insieme con il PDF della rivista. Ma questi Silver CD DVD erano delle demo, non erano giochi completi. No, 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 erano tutte demo. Ah, ok, ok. Erano delle demo che erano comunque incluse Ok, all'interno ok. Sì, 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 della no, no. rivista. Ok, ok, no, immaginavo. Bello. Addirittura in un periodo storico, The Games Machine usciva in tre versioni differenti. Adesso Sì. non so se questo è il periodo, ma penso di sì, perché usciva senza niente, col CD o col DVD. L'interno era sempre uguale, l'unica Ok. cosa che cambiava era la dicitura CD, DVD e il prezzo. Su Basta. DVD, su DVD c'erano più contenuti, immagino, perché è più capiente. Credo ci fossero più È per contenuti o le forza. demo erano più grandi. Io sinceramente Immagino, non ho immagino di mai sì. avuto modo, Immagino di sì, non che ho sia mai così. avuto modo di vederne uno. Neanch'io. Comunque, poi qui ragazzi abbiamo. Abbiamo recuperato, sì, dicevo, abbiamo recuperato le prime ISO dei primi numeri che uscivano col CD. Quindi, che ne so, quello che noi abbiamo, tipo quello che sto facendo io fino al 120, quello abbiamo il CD, usciva con un CD, l'abbiamo disponibile, l'abbiamo trovati. Ma questi qui, quando cominci a fare le ISO dei DVD per poi portarle su un server esterno, comincia a essere eh, un lavoro bello pesante, capito? Perché devi fare delle ISO di 4, di 4 giga e mezzo, poi sì. puoi capire tu quanti giga Eh, di spazio anche su server servono per poter fare tutti questi lavori. Però assolutamente. questo è veramente un progetto secondario. Adesso quello che ci interessa a noi quando, quando, fondamentalmente è quando quello di avrai, scansionare la richiesta. quando avrai la barba bianca. Ancora più bianca di così, sì, No, no, vabbè. probabilmente avremmo trovato una quadra, probabilmente. Qui abbiamo Empires, l'alba del mondo moderno, ve l'ho tradotto in italiano, che io ce l'ho, originale, un capolavoro di strategico, veramente fenomenale. Questo fa morire da. Ci giocate i giorni. Io ci giocavo con mio fratello in multiplayer, con la LAN, io sul mio computer, lui nel suo, nella stessa camera quando erano piccolini. Facciamo le partite coop, oppure uno contro l'altro, col computer. Ci sono gli imperi, le civiltà, le evoluzioni anche storiche, quindi c'hai l'epoca della polvere nera, quindi diciamo, non so, per esempio i britannici diventano inglesi, prima si chiamavano nel medioevo britannici, è veramente fantastico, guardate ci sono le esplosioni, i cavalli che saltano per aria,
fai tutti i tipi di veicoli possibili e immaginabili, è veramente divertentissimo questo qua. Addirittura c'è anche un editor dove voi vi fate le mappe voi, quindi anche l'ambiente con le montagne come volete, vi fate tutta la base come volete, veramente incredibile quel gioco qua. Da divorare questo qua. Il Signore degli Anelli, World of the Ring l'ho sentito, ma non lo conosco così bene. Poi abbiamo NHL, ovviamente sono sportivi. Qua abbiamo l'occhio su ghiaccio. Ecco, Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Questi non li ho mai sentiti. Però... Ne sono usciti così tanti, guarda, di giochi di Star Wars, che anche lì no, devi fare infatti, una ricostruzione storica a parte. assolutamente. Ecco, il Signore degli Anelli e il Ritorno della lo conosco bene. Io l'ho giocato solo su PlayStation 2. Però bellissimo titolo anche questo qua. Action Adventure, terza persona, poi World Race. Adesso non voglio dilungarmi troppo, volevo un attimo concentrarmi su qualche recensione perché altrimenti non finiamo più, siamo sulla pagina 18. Vedete, no, ma vedete quanta roba comunque inserivano all'interno di questi DVD e di questi CD, cioè un mare di roba. Qui siamo ancora in zona Silver Zone, Sì, tipo. sì, Cioè infatti. proprio del Cioè, DVD. avevate dentro tutta C'era questa veramente roba. un mare di roba. Avevate dentro tutta sta roba. In un DVD ci stava, magari qualche piccola demo ci stava sicuramente. Questa è una pubblicità del Nokia Engage. Questo è il posto in cui ho preso 3 uomini e li ho fatti piangere come bambini. Cos'è sta roba? È un gioco per Nokia Queste sono Engage. delle pubblicità inquietanti. No, ma davvero, cioè, non me lo aspettavo. Io pensavo fosse tipo Silent Hill, ma non sei. No, invece no, si vede che è un gioco su Nokia Engage. Non lo so. Anyone Anywhere. Non l'ho capita, però. Il posto in cui ho preso 3 uomini. Credo Ah. sia un gioco, credo che sponsorizzino proprio la Ma console telefono. esatto, ma sto pensando il senso di questa frase con quella console. Cosa potrebbe essere? Vuol dire, io lo direi alla romanaccia, Ok. diciamo che se tu acquisti l'Engage hai la potenza necessaria per rompere il culo a tutti quelli che incontri Ah, ok, perché sei un ok. figo della Ho Madonna. capito. Adesso l'ho capito. Ma bene, le pubblicate una volta, soprattutto a fine anni 90, primi 2000, erano fuori di testa. Sia PlayStation, ma anche GameCube. Interpretato proprio esatto, ma No, c'ha era proprio un'interpretazione pazzesca, tipo. No, no, ma è così, è come hai detto te, però non è immediato. Cioè, ci ho messo un attimo. Qui ci sono Sì. anche i prezzi delle macchine. Areagiochi.com. Dei tempi, cioè il catalogo dei titoli sul Calibur 2. Guardavo l'Xbox 200, sì, quasi 200 euro. Ecco, Xbox e GameCube costavano uguali. Ma anche la PS2, costano tutti uguali qua. In questo... Tutte e tre costavano uguali, Costavano tipo. Sì, sì. uguali. Sì, sì, costavano uguali. Una via, l'altra via. La via migliore. Vabbè, qui sono delle casse, Inspire. La Ok. Creative, molto famosa marca in quel Sì, periodo. sì, 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 sì. Ecco, Siberia, anche questo lo conosco dal PS2. Questo invece è un gioco allegato con in regalo con TGM Esatto. Siberia. Ok. Avevano anche le licenze per inserire dei videogiochi originali che ovviamente erano già vecchi per Sì, quel sì. periodo e te li davano sempre in allegato con questi benedetti DVD che trovavi. Trovavi un mare di roba sui The Games Machine. Mhm. Qui c'era Ecco una più... perché, allora, c'è un discorso ben preciso da fare su quello che era The Games Machine e quello che è oggi The Games Machine. Oggi The Games Machine è una rivista di 100 pagine Mhm. spillate, quindi hanno perso anche la brossura, che esce in media 5-6 volte l'anno. C'è una certa differenza Ah rispetto beh, a questi direi. numeri Direi. storici. Qui ne usciva uno al mese, giusto? Io adesso è tipo poco più che un opuscolo per quanto Sì, riguarda. sì. Poi è sempre gradito, Ah, beh, ovviamente, certo. da tutti, anche da me, perché vedo quel marchio storico, tutte le volte veniamo fomentati da Certo. questo marchio perché è bello, perché ci ricorda la giovinezza, quello che ti pare a te, però Non è più la stessa The Games cosa. Machine Non è... è profondamente cambiato No, no, con ma... il tempo, esatto. Certamente. Eh, Aspetta, che mi stavo perdendo. Cosa è successo? Un attimo, ho avuto un attimo Ha messo in di... pausa. No, aspetta, che non riesco a farlo vedere in live. Ah, ok, adesso si vede. Ok, 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 posto. Scusate un attimo,
Non siamo ancora... No, guardavo poi i consigli tecnici, quante schede video che c'erano, problemi video con la scheda Diamond Style 3S540, problema video con la scheda Max 3000. Cioè oggi praticamente sono Nvidia e AMD, qui c'è un sacco di scheda Cairo 2, Prophet, cioè veramente... Cioè vedi appunto scheda ATI, Rage... Era un po'... Si era un Era... po' inflazionato il mercato delle schede Mamma video. mia, era una roba che... Sì, magari c'avevi quel particolare modello che magari con quel gioco lì avevi delle problematiche, insomma, di problemi di compatibilità. Comunque qui c'era Comunque una tutto... cosa che mi salta all'occhio di queste riviste, anche di questa qui, che comunque diciamo che è di un'epoca molto più recente rispetto anche a quelle che sto scansionando io, è la quantità esorbitante di informazioni che vengono date all'interno degli articoli. Non so se ci ha fatto No, caso. no, ma sto guardando, infatti... Incredibile, cioè qua ti spiega un po' il gioco allegato, come funziona, ma però c'è anche tutti la troubleshooting dell'hardware. Poi abbiamo, vabbè, una piccola presentazione delle immagini, qui c'è sempre l'hardware consigliato, c'è veramente un sacco di roba. Poi qui abbiamo invece un simulatore di volo di Microsoft, la pubblicità. Microsoft. Sì, Flight Simulator 2004, sì. Ecco, qui abbiamo voci di corridoio invece. Voci di corridoio. Che come hai detto senza sono delle specie di preview, no? Ovviamente, stori- no, storicamente parlando, le voci di corridoio sono proprio delle voci, cioè delle Mm. cose che sono state dette, ma che ne so, c'è Dice... pochissima informazione a tal Ok. merito. Parecchie Dice... cose non sono neanche sfociate in nulla, ci sono parecchi giochi che sono stati annunciati, mai usciti, tipo queste cose così. Quindi non è proprio la Mm, preview di un gioco che sicuramente uscirà, è ok. una chiacchiera che è stata fatta, una voce di corridoio. Giustamente poi il Sono... nome è azzeccatissimo proprio. Sono le dicerie oppure in inglese, per dire in inglese, i rumors. I rumors, le... Sì, sì, ho capito. Esatto, esattamente, che poi diventano, alcune diventano addirittura leggende metropolitane poi, tra l'altro, Eh sì. su giochi che magari sono stati annunciati e non sono mai usciti, i famosi Vaporware. Esatto, sì, esatto. Beh, qui parla... beh, incredibile qua. Acer i portatili cinoni. Il formato widescreen sta lentamente ma inesorabilmente diventando uno standard per quanto... beh, stava diventando uno standard. È diventato uno standard, Sì, 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 esatto, sì, però lì non si sapeva ancora bene. Incredibile. pensa che c'erano ancora i monitor a 4 terzi Eh sì, LCD. eh sì, eh. Eh sì. Sì che poi i primi LCD erano penosi subito, i primi. Cioè, i primi inizialmente, dopo... Uno schifo, proprio. Ma rispetto al CRT, sì. Dopo è cambiata la roba. Vabbè, qui sono degli No, i primi eventi. addirittura erano ibridi, cioè avevano ancora la presa scarta, se ti ricordi, Sì, i primi sì, sì, mi LCD ricordo, mi orribili. ricordo. Mi ricordo, sì, sì, erano ibridi, infatti. Ma poi qua cosa c'è? Ed anche degli eventi con la neve, no? Che porta la neve a Siviglia, c'è la sponsorizzazione, concerti, c'è tutti questi dettagli incredibili, eh. Qui addirittura potevi, se avevi Sì, il guarda, la ricchezza, esatto, tipo la ricchezza dei vari argomenti che vengono trattati in queste riviste di un tempo, diciamo, è incredibile, perché c'è veramente di tutto. Cioè, non è soltanto questione di, che ne so, computer e tecnologia di quel periodo, è una visione di quel periodo quasi a 360 gradi. Sì, vedi proprio Veramente, non stiamo la esagerando. storia su carta di un po' tutto il mondo di quell'epoca lì. Cioè ti si apre un mare di ricordi di cose, proprio... Qui c'è un po' di storia videoludica, di cambiamenti nelle gestioni, per esempio di Activision, di Cap Mediati. C'è anche un po' di questi... Arrivano... Compra nuovo con il tuo usato. Vabbè, questa... Famoso per Sì, sì. Noi ritiriamo i tuoi usati, tu paghi solo la differenza. Questa è sempre Empires. Questa qua è la pubblicità di Empires, è l'advert. Infatti questo è Riccardo Cuordileone due che... pagine. Sì, sì, che è nella campagna iniziale del gioco, che è bellissima la sua campagna. Abbiamo appunto l'età medievale, l'età della polvere nera, l'età imperiale, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Ci sono 7 nazioni. È vero, c'era il servizio online con GameSpy. Assolutamente.
sì, Molto bellissimo. bello, sì. Questo gioco veramente, io l'ho giocato alla morte, questo qua, veramente tanto. Qui c'è una recensione, no, cos'è? No, una preview Il mitico questa. Paolo Besser pure, tra l'altro, eh. Sì, qui Sì, parla sì, no, di... è proprio un dossier su quella, sull'Athlon 64. Che bello. Questo vetro verde, bellissimo. Veramente bello. Questi sono i computer da gaming. Mica come quello di Zigo, se mi sta accostando in chat, che c'ha il computer della Madonna da adesso, ma non ha questo design, questo fascino. I computer moderni a E me... quello già è vintage poi, tra No, l'altro. ma poi, cioè, ma Quelli non vogliamo so che mettere, è roba cioè, di 30 anni fa. altro che l'RGB. Qui abbiamo il pannello di vetro verde, semifluo, bellissimo. E qui ci Una sono le caratteristiche. finezza incredibile. Va bene. È il chip AMD, 60, AMD 64. Ma è una CPU o una GPU? E Eh, adesso qua lo non sai che io sono... sono disinformato su questo, quindi non Sta guardando, no, non sono dovrebbe... No, no, pratico. AMD... No, dovrebbe essere il processore, ma 60... Microprocessore? Dovrebbe essere, sì. Adesso non mi sono messo qua a leggere, ma... No, anch'io non è che conosco tutto di queste cose, però mi viene voglia di mettermi qua, soltanto No, che no, ma adesso... nemmeno io. No, Però, soltanto che bisogna mettersi qua adesso, guarda, su ma... PC, allora, su PC me li sto scansionando anche per rifarmi una cultura che effettivamente non ho. Quindi è anche un'occasione buona per rispolverare anche qualche vecchio classico, poi perché sai benissimo che con, per esempio, DOSBox, se hai un vecchio gioco per PC che non avevi visto, non hai conosciuto, lo puoi recuperare e giocartelo oggi comodamente sul divano di casa. Quello che- Eh sì, Poi parliamo assolutamente. sempre anche in privato, parliamo sempre di retrobat, parliamo sempre di come poter recuperare la storia passata. Lo facciamo così. Eh sì, assolutamente. Qui ci sono i benchmark con l'utilizzo di Quake con OpenGL, l'encoding di VX, DirectX 9, tutti i vari test. Unreal Tournament, c'è un reportage su Unreal Tournament 2004. Capolavoro anche questo. Questo è reportage e preview allo stesso tempo, è tutte e due, Mm, mm, reportage mm. più preview perché giustamente il gioco era in uscita. Questo qua è un gioco che anche questo, Battle Arena, immortale. È anche retrocompatibile. Cioè, il gioco della versione 2004 è retrocompatibile con quello del 2003. Era della Epic Games. Mhm. Questo invece è Prince of Persia, le Prince sabbie of del Persia. tempo. Questo gioco, che questo ha fatto, cioè, è uno dei migliori mai ricordati. Un po' su tutte le piattaforme di Ubisoft, quando ancora faceva tante cose belle. The Diciamo che Movies. ha rimodernato il brand del principe che si era fermato all'epoca, mi ricordo, forse al secondo capitolo. Sì, Quindi questo è stato proprio sì, è un stato... cambio dicia- epocale. diciamo che in quell'epoca lì, appunto, quando c'era PS2 o il computer, comunque prima del 2000, c'è stato rimodernamento di tante saghe che si erano fermate molto indietro. C'era un po' questa voglia. Sì, mi ricordo benissimo. Un po' per la voglia che il 3D ormai era molto... abbastanza E avanzato. un po' perché c'era il titolo già di richiamo per i nostalgici, come Prince of Persia. Sì. Questo non lo conosco, però The Movies non lo conosco. Qua che roba. Legacy of Kain Defiance. Capolavoro. Mi piace tantissimo questo. Ecco, questa La vampira, diciamo. sì, sì, questo mi fa morire, che non c'entra un cazzo. Posso Una dire H. un H proprio. Cioè, proprio, questo è un gioco straserio che non ha battute, A noi ci veramente. piace così com'è, bella tresciona così com'è, ci piace. Cioè, perché è un gioco serio, con un'analisi e una profondità filosofica incredibile. È la mia saga preferita in assoluto. E vedere sta cosa trash così mi ha fatto morire. Non me l'aspettavo. Ci stava per Buffy e altre cose, ma non per questo. Comunque, andiamo Proprio avanti. per questo. Esatto. Uru Ages Beyond Mist. Cos'è? Un seguito? Sempre una preview. Dovrebbe essere il seguito di Myst, forse, molto Esatto. probabilmente. Infatti,
ne ha mutuato, vedo mo Mm. l'interfaccia. Sì, infatti vedo. Ecco, beh, qui Sì. c'è già un'anticipazione di Halo che invade il tuo PC. Che Questa è bello, la Halo. pubblicità però del... Sì, la pubblicità dopo arriva, la pagina 74. Ultima 10 Odyssey. Sempre preview. Come erano fatte bene. Cioè, si vedeva Guarda, proprio... c'era proprio, se tu vai, torna un pochino su, c'è anche l'accenno storico ai vari Ultima. Molto probabilmente Sì, parleranno di Richard Garriott, parleranno, cioè c'è anche un excursus storico eccolo qua. che Una dice saga in quel leggendaria. che Sì, sì, esce, sì, sì. quello è il primo Ultima, capito? Hanno Guarda fatto... com'era e guarda come è fanno diventato. vedere come era. Sì, sì, sì. Incredibile. Max Payne 2, la caduta di Max Payne. Questo c'era per computer, ma mi sa che poi è uscito anche per PlayStation 2. Mi sa. Beyond Good and Evil, e questo qua è uno dei quei titoli che doveva uscire già in preview. Capolavoro anche questo, è uscito per Xbox, è uscito per PlayStation 2, per computer. Non so se è uscito anche su... No, su GameCube no. No. Bellissimo. Non è un titolo a sé, che anche questo poi ha avuto un seguito dopo anni ha avuto un seguito, ma dopo quasi, allora, 15 anni, giù di lì, però è tantissimo che non lo Anzi, gioco. siamo quasi in epoca moderna, siamo quasi ai Sì, giorni nostri, tipo, da sì, poco è sì, uscito il sì, seguito. sì, 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 sì. Qualcuno mi sta scrivendo su Disco, ma adesso non posso guardare. Questo è Tron 2.0, Vabbè. questo iconico, dovrei parlare delle ore, ma... Diciamo anche un precursore poi del seguito del film di Tron che è stato fatto. Non so È se vero, segui anche l'ambiente cinematografico, è un film ben sì, sì, più che iconico per noi appassionati. sì. È che stavo cercando di andare un po' veloce, un po' perché... Quanto siamo? 2 ore adesso, ok. No, è che... Pray for E Dead... finita la rivista siamo a posto, tanto abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire più o No, no, meno, sì, quindi perché... Perché altrimenti non... Cioè, penso anche che se la deve riguardare, poi comunque... dopo... no, non andiamo oltre perché poi dopo perde, esatto, un po' Esatto, di no. No, mordente però... il fatto che la gente si scoraggia di vedere 3 ore di diretta, capito? Appunto, infatti sto cercando un po' di concentrarmi su quello che mi colpisce di più, perché per esempio io FIFA, sono sincero, a me FIFA non me ne è mai fregato niente, posso dirlo, però Sugli sportivi siamo d'accordo. sul Sì, sì, calcio in manco particolare, io. a parte qualche cosa di bello, divertente sul calcio, che ci sono dei titoli belli, però dal punto di vista tecnico non posso mica dire niente, cioè erano comunque progressi incredibili, eh. Quindi poi ragazzi Sì, sì. il link c'è della rivista, lo trovate sul sito, poi comunque l'abbiamo messo anche in descrizione, c'è il post su Facebook, quindi ve la potete leggere con tutta la calma che volete, potete già archiviarvela. Qui abbiamo sempre Commandos 3, la review questa volta, la Sì, review, sì. che come vedete le review erano fatte così, c'è il titolo, viene un po' fatta l'introduzione con la premessa un po' di che genere è e come magari anche di quello che riguarda la nascita del titolo, come è stato concepito. E poi il pagellino finale. Poi se c'è dei riferimenti storici, appunto, vedete qui c'è un titolo storico, cioè c'è un riferimento storico, ci hanno fatto proprio, avete visto? La sezioncina qua a lato che richiama la verità storica, no? Cioè, erano veramente fatte bene. Cioè, e poi dopo, alla fine, dopo Ho aver detto fatto... tutta quella cura maniacale che poi con il tempo un pochino è andata a svanire nelle produzioni quelle odierne. Sì, quindi fanno l'analisi ovviamente della storia. Perché poi in un videogioco c'è da dire che la storia conta relativamente, in certi generi in particolare. Della storia, appunto il concept, poi fanno il character design, il level design, la musica, l'audio, quindi il suono, le composizioni sonore, poi il gameplay, come le meccaniche, poi anche l'hardware, come la gestisce il PC, se è troppo esoso o meno, il prezzo, la longevità ovviamente, carisma
è un tipo di giudizio che non mi è chiarissimo, però immagino la pille che ha, non so come si può definire. Sì, tipo Sì, diciamo, per me Devil May Cry che ne so, sì, la sì, la carica, carica, no, è tipo erotica, però insomma, no, no, hanno no. capito esatto Tipo di Devil May Cry c'ha carisma 500.000 per me, cioè, non so come dire, cioè Allora, per esempio, il carisma è inteso come anche rigiocabilità, secondo ok. me, tipo, che potrebbe essere associata, è forse un distaccamento della longevità come Mm. tipo di... Allora, quel gioco ha un titolo così iconico che ne so, che me lo rigiocherei volentieri solo perché il titolo è altisonante, carisma, tipo, tanto per intenderci. Però Sì, quasi una io sinceramente come voce la devi un po' interpretare, insomma, è un po' come gli conferisce una particolare. quasi di immortalità, nel senso che ti viene voglia di giocarlo Sì. per quasi sempre. Ok, qui c'è il voto finale, la somma un po' di tutto. Questo non l'ho mai sentito. Il tempio del male elementare. Non l'ho mai sentito. Questo è un Che è RPG. un distaccamento Ah, dell'Advanced sì. Dungeons and Dragons. Infatti, è un RPG. Dungeon Scroller RPG. Beh, ricorda molto quelli che ho giocato io, i Baldur's Gate. E ricorda molto anche i Champions. Diablo, tipo, no? Tipo che c'era Diablo, qualcosa di simile. Diablo-like. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Questo qui, il commento del Gaburi. Vedi, c'è tutti questi paragrafetti che ci sono questi personaggi che aggiungono delle loro esperienze, la loro opinione. Piccola nota Sì, sono a carini, parte, sono tipo, molto carini. Nella guerra che cambiò il mondo nessuno combatté da solo. Ah, Call of Duty. Il primo Call of Duty. classico. Esatto. Guardate come è iniziato e come è arrivata oggi, quale mediocrità. Io dico solo questo. Vabbè. Andiamo avanti. Almeno l'epicità iniziale c'è stata. Bisogna iniziare c'è stato, sì. Qui c'è. Adesso siamo arrivati a Oh, pagina. finalmente Siamo arrivati alla review di Halo, pagina 74. Che appunto qua vi dà tutte le caratteristiche: lo sviluppatore, il pubblicatore, distributore, se c'è il multiplayer e che tipo, se è stato localizzato nella nostra lingua, il prezzo, il sito vedo, ufficiale vedo anche un nome altisonante del recensore. del recensore. Ah sì, eh sì, Vedo anche un personaggio famoso. eh sì. Io non lo conosco, però se lo conosci te, perché io non. E no, 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 vabbè, perché all'epoca, insomma, se lo ricorda, bazzica ancora per parecchi siti, sì, parecchi siti, per parecchi gruppi di Facebook. Ok, Eh, ok, Allora, se poi magari vuoi vedere proprio chi era, c'era una trasmissione che veniva fatta molti anni fa su Circuito Italia 7, non so se ok, te lo sì, ricordi o sì, se ti ricordi qualche cosa. La sì. trasmissione si chiamava USA Today. Ah, E c'era l'angolo dove venivano recensiti alcuni giochi all'epoca per Amiga e venivano anche sponsorizzate le riviste videoludiche. All'epoca c'era come presentatori di questa piccola sezione di questo programma Stefano Gallarini e Marco Auletta. ho capito. Per curiosità, magari se te lo vuoi andare a vedere, qualche No, video no, c'è sul... va bene. Lo so, non è epoca tua, non è No, epoca no, tua. no, devo andare a vedere che sto pensando, dovrebbe, cioè, hai detto che c'è, no? Si trova. Che cosa? Si trova, no? Quell'intervista lì. No, sono dei piccoli spezzoni del programma che veniva Sì, sì, fatto sì, sì. su Italia No, no, 7. ok, ok, dopo lo L'angoletto cerco. dove parlavano di videogiochi era USA Today e c'erano questi due ragazzi, all'epoca erano ragazzi, oggi c'hanno l'età mia più o meno. Vabbè, beh, E certo. quindi, quindi niente, era molto interessante perché in quel periodo, quindi siamo praticamente a metà anni 90, probabilmente anche molto prima, tra l'altro,
non c'era in televisione nessun programma che parlava effettivamente di videogiochi. Quindi quello è stato ufficialmente il primo Pensa te. in assoluto, in concomitanza poi con tutte le i vari spot, quelli della Sega, quelli Mhm. tipo Sì. con Jerry Calà, tutta quella roba Ash che è uscita fuori poi dopo in quel periodo, dico. No, era quasi tutto in concomitanza. Mi ricordo che c'era addirittura su una delle puntate anche un giovanissimo Mastrota Mhm. Cosa dici? che praticamente recensiva qualche gioco per Game Gear, quindi Ah, è sì. primi anni 90. Tipo. Mhm. Ok. Bellissimi anche questi, questi commenti. Sedersi in una torretta equivale a morte certa, ma una foto così ci voleva. Bellissimo. Ho anche questa. Finché non vengono domati i settaggi video, il gioco risulta invariabilmente traballante. E beh, era esoso, eh. Anche qua Sì, c'è il sì, suo sì, sì. commento che dà qualche. Beh, ovviamente Halo poi è uscito, cioè, è uscito anche su Xbox. Perché tutti lo chiamano Halo, ma in realtà si pronuncia Halo. Che Sempre vuoi. chiamato Halo e lo chiamerò sempre Halo. Lo so. Sì, Ehm, Beh, i Flood sono sicuramente gli avversari più iconici del gioco. L'amarezza, poi incassato due Banshee. Il lanciafiamme era un'arma devastante. E mi ricordo che graficamente rendeva ma che roba. veramente. No, era una roba, era una gioia da vedere. Era proprio da una soddisfazione da Tutto usare. schermo. Sì, sì, era una roba. Sì. Era una roba. Ti dava veramente. Questo veramente ti dava carica. Ne dava veramente tanto. Cioè, una carica veramente. Saltavi per l'emozione. 89 gli ha dato un bel voto. Comunque, comunque il voto non era male, infatti Non era stavo male, notando. no, ma per niente. Cioè, Anche con un bollino Star Player, che comunque erano quei bollini che davano ai giochi validi, insomma, quindi assolutamente. Io l'ho giocato solo su Xbox, questo qua, e mi sono divertito alla follia. Cioè, veramente. bello. Poi dopo è. Comunque un titolo significativo non soltanto per il PC, ma era anche un crossover con le console di nuova generazione, perché il primo uscì sull'Xbox, quindi Beh, anche loro ma, gioiranno per questo titolo, insomma, ma è il che è Master iconico proprio sì, di sì, quella macchina. era la Master Chief, è la mascotte di Microsoft su console, più che No, altro. no. Sull'Xbox. Sì, 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 Space sì, 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 Colony è sì. quello che abbiamo visto prima, che è gestionale. Gestionale nello spazio. Bellissime anche queste scenette dove nella cosa, nella base potevi fare anche la sauna. Nella sauna potevi fare la sauna, bellissima. Queste Sì, cose sì, sì. comiche, queste cose comiche ridicole che dicevo appunto prima. Sembra che non si prende troppo. Beh, questa è sempre la preview di la pubblicità. Ecco, poi qui arriviamo a Silent Hill 3. Che qui. Sviluppatore Comunque un interno. bel titolo, eh. Sviluppatore Sì, sì. interno qua. Tanta roba qua. Infatti si vedeva quando c'era il team Silent, che era tutto proprietario e faceva delle cose incredibili. Veramente. Sono dei giochi che vederli adesso ti dici, ma come hanno fatto? E ancora oggi non si è arrivati a quei livelli lì, eh. Cioè, nel senso, difficilmente. Questo è l'unico che ho giocato fino alla fine. Gli altri devo ancora recuperare. Infatti, è una cosa che non mi perdonerò mai. Eh, Questo ti fa capire come l'industria del videogioco, arrivato a un certo punto della sua esistenza, si sia un po' cristallizzata o fossilizzata, riproponendo sempre più o meno le stesse dinamiche con una esatto. grafica leggermente più upgradata. Sì, ma infatti dopo la sesta generazione è cominciato questo fenomeno. Diciamo che la sesta è stata un po' l'apice, poi dopo è diventato Sì, c'è tutto più. stato praticamente questo appiattimento, no? Tipo Sì, questo. sì, un po' per i DL, ma tante cose, però. Diciamo che vabbè, non dico niente, io ce l'ho con la Wii però. Ma non è la Wii, non è la Wii in sé, è il tipo di mercato che poi è cambiato. È proprio il videogioco è diventato di consumo per tutti, quindi si è banalizzato. Cioè un gioco come Silent Hill non è una roba per tutti, capito? Cioè comunque fino a quell'epoca
ok, la Play 2 era un po' di massa, cioè era tanto di massa, però sono quei titoli che la Play 2 è una console ampiamente diffusa, ma non sono tante le persone che potevano giocare tranquillamente a questo gioco, diciamo così. C'era comunque, e artisticamente è un capolavoro, cioè è una cosa, non puoi dirgli Sì, sì. niente, non puoi dirgli niente, le sensazioni che ti dà, le musiche, soprattutto le musiche, non parliamo dell'album, delle soundtrack, che secondo me è il migliore mai fatto in un videogioco, il soundtrack di Silent Hill 3, il disco, dei pezzi della musica che c'è, poi tutti di generi diversi, veramente, boh, è veramente un capolavoro. Rimane un po' di tristezza nel constatare che la Konami, per esempio, di ha ancora dei brand bellissimi, secondo me, non più supportati in nessun modo. Vedi No, Silent Hill, Castlevania, insomma, ce ne sì, stanno di vabbè, bei titolozzi da rimettere insieme, compreso anche Metal Gear Solid, tipo cioè, ma che fine ha fatto la Konami? fa solo carte. Fa solo le carte di Yu-Gi-Oh! Che tra l'altro brutte anche, perché per me Yu-Gi-Oh! Era bello all'inizio, vabbè, lasciamo perdere. World Racing, vedi, giochi di macchine, io non è la mia specialità, però bello anche questo, bello, simpatico molto, veramente divertente. Oh, le Hercules, mamma mia, che belle, le grafiche, madonna. Io della Hercules avevo la console da DJ, avevo quella, non- però c'erano le schede video, le schede audio, c'era veramente un Facevano po'. un botto di roba, C'erano un tipo, botto sì, di sì. roba. Io c'avevo l'Hercules. Sì, 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 sì. Che bello. Qui è un altro gioco di corse che non conosco. La tua votazione è un po' bassa. Neanche questo non lo conosco. Mace Griffin, Bounty Hunter. Ci sono miriadi e miriadi di giochi di quel periodo che sono completamente caduti nel dimenticatoio. Soprattutto quei giochi che magari come votazione non superavano il 70%, tanto per dirti, oppure era il 70%, tipo, ma vatteli a ricordare, vatteli No, no, a no. pescare. Ma infatti quello che dicevo anche con Igor l'ultima volta, cioè finché siamo sul mondo console è più facile, ma sul PC c'è tanta di quella roba che rischia di perdersi per sempre perché il mondo, a parte Quanta che. roba abbiamo perso d'altronde, perché Sì, non è che sia sì. stato conservato tutto poi di quel No, no, periodo. no, ci sono Quindi, no, assolutamente. Su PC c'è veramente il mondo, perché poi tutti si ricordano sempre solo delle console, però quel periodo il PC era. Il male si è risvegliato. guarda che Ad bell'artwork, eh? Sempre Dungeons and Dragons. Bravo, bellissimo. Le regole 3.5 di Dungeons and Dragons. Questo è bellissimo, che c'è la grafica in cell, motore grafico in cell che è 13, particolarissimo. Lo dirà sicuramente anche qua. Sicuramente lo dirà. Sto cercando di capire dove lo dice. Pupazzo di neve con ripieno. Ah, perché c'è dentro il cadavere, madonna. Ho Sì. capito. Ma pensa a Ecco, te, c'è il ma segno, pensa a vedi? te, ma pensa a te scrivere una roba del genere adesso. Non puoi scriverla. Guarda, io non ho idea di come viene redatto oggi The Games Machine. Ho qualche numero, ho letto all'internamento e c'è un po' di goliardia che ancora esce Ah, meno fuori, male. però No, no, sempre però. tutto molto, molto contenuto, però, perché il contenuto è moderno, quindi è contenuto, il contenuto è contenuto. Sì. Infatti, cell shading, tecnologia. Una parolaccia in dialetto friuliano. No. Una tecnica di ombreggiatura Quindi dei pensa che poligoni. era praticamente una novità che poi è stata sfruttata da tantissimi altri giochi, anche dalla Nintendo, poi tra l'altro, Sì, che poi per se un non sacco di sbaglio, sì, giochi. che poi la usa anche Borderlands per 360 e PS3. Borderlands spara tutto RTS, roll, Lo sai che mi ricordo anche di Tatsunoko vs Capcom che giocai sul Wii, per esempio. sì, e anche Jet Set Radio. Set Radio, su Dreamcast, sì, sì. Tecnica No, è grafica, stata sì. utilizzata come tecnica in un sacco di giochi iconici, per carità. Sì, anche Sly Cooper su PlayStation 2.
La saga di Sly. Non, Del, non ce l'ho presente. come si chiama? Del procione, ladro. Bellissimo. Infatti, e poi c'è questo. Ah, forse qualcosa, dico, sì, sì, sì. In più c'è l'outlining, che è appunto il contornare con queste linee molto marcate. Appunto i Sì, contorni. comunque sembravano dei cartoni animati americani, diciamo, visti così, con Bellissimi. un tratto europeo, molto europeo. Molto, sì. Questo cos'è? Un frullatore? Vegas, make it too big. Las Vegas shakerata come vuoi te. Ah, è un Ah, gioco c'è di veramente scommesse, ma esatto. di giochi, ho capito. Casino. Immondizia praticamente. Immondizia. Conflict Storm 2. E adesso vado un po' veloce perché altrimenti... che bel Sì, impianto no, no, questo. no, vai, vai Ma che tranquillo. bel impianto questo qua. Blitz... Mai sentito. Blitz... Yerg? Spieg. Ma... Mai. Ma quindi questo cos'è? Anche questa è una guerra comunque. Gestionale. Sì, sì. Ma probabilmente anche un buon voto ha avuto, vedi? Sì, sì, ma in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Cos'è questo qua? Ma che cosa? Fire Department. Fire. Department autunno 2003. Ah, Fire Department. Su PC ci dirà. Pensa a te. Gioco dei Vigili del Fuoco. Che c'erano altri, già sapevo. Vigili del- Ma quei vigili del fuoco quali? Quelli americani o quelli italiani? Io mica ho capito. Quelli americani, credo. Fireman, presumo che siano quelli. Sì, sì. Budget Zone. Ah, qui sono i titoli. Budget Zone è la sezione dove c'erano i titoli a low budget, immagino. A prezzo basso, Sì, era. sì, assolutamente. Sì, sì. Chi magari non voleva spendere troppo, c'era qualcosa anche per loro. Ah, qui c'è la console mania di novembre in edicola, quindi c'è anche le pubblicità delle altre. Si E auto... certo, perché comunque erano sempre parte di quel circuito, era sempre Xenia ancora. Ok, E se ci fai caso, guarda che numero aveva, il 134 per esempio di Consolmania, sì, dopo quanti numeri? 155, dopo 20, 19 numeri avrebbe chiuso. pensa a te. È vero, Consolmania chiude con il numero 155. pensa a te. Quindi erano le battute finali Mm, di Consolmania, pensa te. mm. Qui c'è l'angolo replay. E c'è L'angolo... l'angolo proprio per i nostalgici, praticamente Mm. ante litteram già c'erano praticamente delle rubriche che parlavano proprio del retro gaming. Ma qua parlavano già dell'emulatore dell'Xbox su computer. Sì, sì, Mamma mia, il CXBX. Ma chissà come girava, come girava. no, non giravano perché No, erano perché proprio dei prototipi. ci è voluto degli anni per avere un'emulazione decente. Cioè, Ma inter- ancora oggi non abbiamo un'emulazione decente di Xbox, quindi sì, comincia adesso, però. Comincia adesso. Qualche titolo va bene, qualcuno no. Però sì. Incredibile. Talent Zone, invece qua uno cosa fa? Scrive i propri lavori. questi praticamente è un angolo in cui diciamo che i lettori inviavano dei loro lavori e quelli più meritevoli finivano in questo talent zone, magari facevano un qualche piccolo giochino, qualche piccola cosa grafica, veniva tutto messo in questo contenitore. Incredibile. No, Ho veramente. detto c'era veramente di tutto, c'era C'è veramente di tutto. ancora altro hardware. Sì, sì, Le però varie schede, schede qui con le video. recensioni proprio. Sì, sì. Faceva un test con OpenGL, DirectX 8 e DirectX 9. DirectX 9 è durata un'infinità di anni, cioè come Windows XP è durato fino al 2014, ma anche oltre, mi ricordo, immortale, cioè un sacco di titoli per anni con DirectX 9. Botto proprio. Ma veramente è una roba. Qui c'è altro hardware, le masterizzatori. Quanta roba che c'era. Veniva veramente trattato di tutto a 360 gradi quasi. Questo qui sembra un mouse. Oggi a noi è pura normalità. Ma qui all'epoca era visto come un oggetto, sai, come il Sì, sì, Sacro una forma Graal. futuristica ergonomica. Sì, 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 è una roba. Frag Zone. Qui praticamente
Beh, Fragzone quando è tipo in, come si dice, in Ultimate Arena, ma anche in... non mi viene un altro videogioco, cioè quando tu fraghi, quindi quando fai fuori. Ma non ho capito di cosa si parla qua. Vabbè, si parla dei giochi di quel genere qua, in Sempre particolare. di giochi di guerra, Sì, 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 presumo, sì. No, no, sì, quelli probabilmente. dove fraghi. Sì, 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 sì. Ok. Appunto Counter Strike, Ultimate Arena e quant'altro. GTA Vice City, anche delle mod parlavano. Ma incredibile. Sì, sì, di tutto, di Le, tutto. le mod, appunto, si chiama Modern Mod, perché sul computer tu potevi giocare alle mod, a differenza, infatti erano quelle cose che... Ma tu dimmi all'epoca, no? All'epoca, dove la trovavi una rivista con quasi 200 pagine di roba? No, Cioè, io veramente, mi non ricordo c'era che... internet, ma queste erano veramente dei vademecum più che delle Sì, riviste. sì, sì, no, perché poi uno aveva io uno giocava, non so, a GTA su console, non aveva queste possibilità, perché la mod potevi metterla solo sul PC. E quindi, insomma, contro Pokémoto. Pro una valanga di vetture ridisegnate. Mamma mia. È un delirio. Poi immagino quando sei bambino che scarichi le mod, quanti virus ti tiravi dentro, quanti troiai Eh? tra Alcuni li programmi. trovavi proprio sui dischi che mandavano in giro loro. Sì, sì, ma poi quando scaricavi ti installava tutti quei software indesiderati. Perché nel bambino facevi accetta, accetta, installa, installa. Non te ne fregava niente. Ti Sì, poi spam... veramente ti scompariva il PC perché non lo accendevi Ma e io, non ti dava più niente, ma lo io, bloccavi. ma io penso a tutti i ragazzi bambini come me che all'epoca non avevano il computer, dov'è che giocavano? Magari nel computer dello studio del proprio padre, lo riempivano di merda questi programmi. Poi mio padre si incazzava perché... ma ho scaricato Sacre, sì, intanto magari installavi Bing Toolbar, tutta quella roba lì. È atroce, guarda, ci siamo Atro- cascati tutti poi i primi periodi, poi ci siamo È per, smaliziati e abbiamo è- è- cominciato è a per- non accettare più È per niente. quello che quando sei piccolo è più facile che il genitore ti dia la console o la portatile, perché almeno lì non fai danni. Il computer fai È più danni. semplice, Cioè, più il semplice. computer devi, insomma, puoi fare dei danni, eh. Questa è un'altra sezione ancora. Mi sto perdendo, è veramente immensa. Ah, sono delle preview di altri, in base ai generi, i prossimi RPG. Ok, sì, 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 sì. Migliori giochi No, ma apertura. sembra non finire mai, cioè tu scorri, vai giù, Siamo a 100. No, sembra ovviamente pensa, veramente. No, veramente, siamo a 103. Manca il ancora. lavorone di scansionare quasi 200 pagine. Oh, e nei periodi quelli storici, cioè The Games Machine che è riuscita ad arrivare anche a 272 pagine, No, beh. cioè Vado. ti Incredibile. serve una live solo per scorrere praticamente tutta la rivista, No, solo per no, ma fare lo infatti, cioè. scorrimento delle pagine. Qui vedo i salamacche dei server link. Che roba. Non permettere ai tuoi ricordi di svanire nel tempo. Converti i tuoi video in DVD e CDR. Pubblicità sono fantastiche. Sì. Cos'è? Oddio. Filmmaker external USB 2.0. Quanta acquisizione video in altre E soluzioni. diventi regista dei tuoi film Sì, praticamente. sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Incredibile. Sì, il bello poi che dicono non permette ai ricordi di svanire. Sì, però dopo col tempo la qualità lascia a desiderare. Nel senso che Sì, dopo esatto, anni... se non hai i supporti giusti, dopo un po' di anni si cancella tutto. Sì. Questo è Matrix, c'è l'anticipazione di Matrix, titolone. Che su Xbox era l'unico che girava in 1080i. Questo qua. Era l'unico sul primo Xbox. Cos'è l'angolo dell'euforia paradossa? Non ho capito sta cosa. E Ma ogni cosa? tanto ci buttavano anche qualche figa random, Ho tipo... visto, sì. Ho visto. No, no, ma c'è veramente... Uno veramente si perde, cioè... Era veramente all'epoca, sai, quando ancora i telefoni non ci invadevano le vite. E neanche magari... Sì, un po' Sì. c'era... Però veramente, qua te le gustai veramente tanto. Ecco, qui ci sono le soluzioni. Soluzione di Warcraft 3. Quindi tutti i consigli per finire al meglio il gioco, i segreti, piccole key. No, proprio soluzione quasi forse completa. No, No, completa. no, è proprio, erano, di solito erano Completa. appuntate, ma erano soluzioni complete, c'era di tutto, mappe,
segreti, tutto, È, qualsiasi cosa. è completa. Incredibile. Incredibile. Lara Croft Poi, avrà... considerando che ti doveva bastare per un mese, penso che alla fine ti durava un mese. Direi, Insomma. direi proprio di sì. Direi proprio di sì. E infatti è... Cos'è? NG? Internet, connessioni internet a qualità? Ah, ok, ok, ok. Qui c'erano anche le pubblicità Sì, delle connessioni internet. Fammi vedere quant'era le prime la... ADSL. Ecco, vediamo, connessione internet ADSL 300 kbps al secondo, sì. Può arrivare anche fino a 1280 kbps al secondo e senza limiti di traffico. Ok. Abbonati. Abbonati a 13. Ah, TGM ti regala 13. Ah, se ti abboni ti regala 13 TGM, The Games Machine. Penso di sì, probabilmente c'era un'offerta Ecco qua. Ecco qua, con c'era l'abbonamento di ecco, quel periodo. c'era la rivista col CD, la rivista col DVD. Appunto, c'era il Vedi Silver che cosa Disc. cambia? Cambia solo il prezzo e il loghetto del DVD e del CD, che cioè Vedo, praticamente quasi vedo. nulla cambia. Vedo, vedo. Vedo, vedo. Più E poi c'era grande? pure il bollettino allegato alla rivista che ho scansionato pure quello. Trovate anche il bollettino, trovate. Eh sì. Cos'è questo? Più grande, più potente, più bello, più interattivo, più tuo. TGM online. Ah, poi c'è anche la Servizio zona... che non esiste più. No, poi c'è anche la zona mobile. E Ma... certo, c'erano anche i cellulari in quel periodo, quindi Appunto, bellissimo. Eccolo il Nokia Engage. Primo cellulare console al mondo. esatto. Incredibile. E C'è... 3D, attenzione. No, infatti... Prima console 3D in assoluto. Eh sì, meraviglia. Era Tomb Guarda, Raider, guarda, guarda, guarda. guarda che nostalgia. Guarda. Bellissimo poi, eh. È bellissimo. Mi sa che dovrò recuperarmi anche questo. Ma, ma è difficile. È difficile trovare questa roba oggi. Non lo so, mo vedo se me lo trovo io da qualche parte te lo regalo. No? Non ci Ah faccio sì? nulla. Non ti fai nulla? Oh, guarda. Se lo trovo Se te lo lo do, trovi mi che fai un ce gran l'avevo da regalo. qualche parte. Mi fai un gran regalo. Sì, 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 devo solo vedere se mi è rimasto, perché parecchia roba me la so persa un po' in La cosa internet. Se brutta lo è che. trovo te lo La porto cosa, vabbè, volentieri. certo. La cosa brutta è che quando tu lo vedi, bello, no? Vedi, si vede lo schermo. Però in realtà lo schermo non è così. Giusto? No, lo schermo, sì, no, guarda, più o meno sì, ma era piccolo, comunque mi ricordo era proprio No, piccolissimo. però era retroilluminato Cioè c'era decente. questa... Era, No, era... no, era retroilluminato, cioè si vedeva bene, ma era proprio Ah, ok. piccolissimo, cioè proprio la risoluzione, cioè Ma, veramente ci perdevi la vista ma dentro a infatti non ho quel mai, piccolo visore. non ho mai capito come bene come hanno fatto qua a fare questi screenshot. Come facevano a farsi screenshot qua? Forse avranno trovato il metodo, magari con una combinazione di tasti, di fare la schermata, tipo, sinceramente non lo Immagino, so. immagino per forza, perché un Secondo po'... me queste screenshot, secondo me gliele mandava direttamente la casa che produceva il gioco, oppure la Nokia Forza. stessa, non lo so. Non so neanche Dovevano se... comunque spingere Non so neanche se esiste una macchina l'emulatore. che secondo me comunque era molto potente, comunque era molto potente. Sì, 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 sì. Non so neanche se esiste un emulatore oggi che emula recentemente sta macchina qua. Non lo so. Il Gizmondo so che non esiste Che la l'emulatore. emula recentemente no, ci ho provato anch'io, ma non c'è. Purtroppo. E poi qua, dai che siamo quasi in fondo. Ho davvero un aspetto tutto nuovo questo angolo di Bova Byte. Questo è l'angolo trash. Il Boba Byte esiste praticamente quasi dal primo numero di The Games Machine ed è una rubrica completamente trash, cioè c'è l'angolo del pastore che non so io e quindi è fighissima come cosa perché ci sono scritte tutte delle amenità, tutte delle assurdità. Sì, 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 infatti vedo che ci ha messo il mouse con la ventola. Come pure croccare il mouse e Sì, refrigerare il palmo della mano. Ma che... questa è roba Ma c'erano veramente trashissima proprio. dei troiani. Sì. Veramente, sì, sì, sì. Ma era Sotto c'era veramente... probabilmente quelle strip, no, c'era veramente, guarda, veramente di tutto, cioè proprio Ecco, questa è una citazione leggendaria a Zeb. Lo spingitore inventato da Ernazza in tutta la sua bellezza. Scusate, non so... qui è Zeb. Zeb 89 qua. Citazione di YouTube, è incredibile. Che in quell'epoca andava forte. No, ma aspetta, che cavolo dico? Zeb non esisteva ancora.
Come fa? Allora, allora si vede che allora l'hanno coniato loro. Perché questa qua è del 2004, Zeb è nato nel 2000. Darsi, eh. Eh no, per forza. Zeb è nato nel 2006 su YouTube. Ma no, questa cosa è una cosa E anti. allora È una cosa, è una citazione allora anti. sei ispirato a questo. Non lo so. È anti-litteram Darsi, incredibile. eh. Non lo so. Ma comunque l'ho arrivato dopo. Music Machine. Ah beh, parlano anche di musica. Degli album che uscivano all'epoca. I Muse. Ah, ma c'è tutto. Sì, Cioè, sì. per un ragazzo qua c'è tutto. Tutto. Iron Ho detto Maiden. che era una panoramica quasi a 360 gradi di tutto quello che era multimedia anche in quel periodo, sia videoludico e E i film. multimediale Anche anche, i tipo. movie, film. Movie Machine. Ma poi guarda come erano curate. I loghetti, le cose varie. Mate, Spy Kids 2. Madonna. Sì, sì. Che poi è bello perché ci hanno messo qua nella zona audio, ci hanno messo qua sulla sinistra il jack audio e invece nella parte video ci hanno messo il cavo composito giallo del video. No, vabbè. Certo. Che dettagli, che robe. Delle Delle chicche, non da chicche, poco. quelle chicche che impreziosiscono tutto. Daredevil, il mio grosso matrimonio greco. E poi c'è Console Mania Corner. Siamo in fondo quasi. Qui cosa parlano? Un po' di. Riuscivano anche a trovare 4 o 5 pagine per dare, che ne so, un'idea di qualche gioco per console che era praticamente una cosa mutuata dalla rivista gemella Console Mania. Ok. PS2, PS2. Qui fanno delle. Analizzano giochi di console, appunto, che era mutuato da là. Perché appunto era dedicata al PC Sì, 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 questa. sì. Però i box non sono uguali, Eh, sono visti dai redattori di The Games Machine. sì, davano la loro dal punto di vista di gente che si occupa del PC su anche la versione console oppure il gioco che c'era solo per console. E infatti questo qua, per esempio, Zone of the Enders 2, The Second Runner, questo è uscito solo su PlayStation, era capolavoro. Questo qua. Sì, sì. Perché piace il genere tanto. Freedom Fighter, Tank Crisis 3. Sì, sì, davano la loro. Questo su Xbox, Colin McRae Rally 4. Colin McRae. Soul Calibur 2 per Xbox, che però c'era anche su PS2 questo qui. Final Fantasy Tactics Advance. Bellissimo questo qua. Bellissimo poi, tra l'altro. Molto, sì. E poi Tecno TGM. Ah, danno delle. Parlano di anche qua di cose. Cosa sono batterie? So sta roba qua. Questo non ho mai capito questo angolo qui. È sempre qualcosa di tecnico, però non so se è tipo una cosa messa storica, una cosa tipo così, Sì. oppure una cosa goliardica. Non lo so, secondo me qui ti fa vedere come erano tipo le batterie di una volta. Quindi c'è la storia delle batterie, cioè così. Sì. Sì, sì, ma poi parlano anche dei batteri, la famiglia dei batteri, flagelli. Cioè, veramente una roba. Cioè, Sì, trovarsi comunque. tra le mani un numero del genere in quel Ma che periodo roba. era veramente tanta Sì, roba, qui stiamo tanta parlando roba. di estrarre l'energia elettrica dai batteri, stiamo parlando di queste cose qua. La posta del pastore. Qui è dove uno apre, qui uno faceva le Questa domande. era prima della posta seria c'era la posta demenziale del pastore che era il Boa Byte. Ok. Si chiama Giacomo questo qua. Infatti, se leggi quello che c'è scritto, ci sono tutte amenità. Sì, sì. Cos'è che gli risponde? Ah, beh, questo qua che ha installato una Poi lui scheda parla sempre grafica. così. Sì, sì, praticamente ha installato una scheda grafica con 8X su una 4X che quindi non ci potrebbe neanche entrare praticamente. Oppure se ci entra da solo dei problemi. Quindi è gente che dice delle. Sì, dice che c'ha dei Poi il problemi. pastore quando rispondeva aveva sempre questa particolarità di allungare sempre le varie parole. Vedo, vedo. Qui ci sono tutte. Questo è un altro negozio. Un'altra posizione in un negozio con tutto quello che vende di hardware. Con i prezzi. Olidata consiglia Microsoft Windows XP. Eh sì. Il PC che non si ferma mai. Olidata.
E qui c'è le Qui mail. abbiamo proprio l'angolo epistolare, quello serio. Ah, ok, questo è serio. No, io sono senza parole. Non mi ero mai, non mi ero messo. Mare di roba. Sì, non mi ero messo qua con calma a guardare così. Sì, con calma. In realtà neanche con tanta con calma perché. Backstage. Fa un dietro le quinte, così, tanto per gradire. Tanto per aggiungere. Ma, anche, ma Come poi se anche. Ma poi non anche. avessero messo niente per rilassarsi. Ma poi con i latinismi, pecunia non olet, ecce homo. E poi alla fine è nata la pubblicità di Beyond Good and Così. Evil. Beyond Good and Evil e di Patrician 3. L'ho giocato alla morte sto gioco, non l'ho mai finito. Gestionale di commercio, bellissimo questo qua. In chiusura, proprio così, L'impero dei di mari. vista. L'avevo preso nell'edicola qua da me. Della Ascaron FX Interactive. Mamma mia. Nell'edicola qua da Comunque me. io ti devo da atto che cioè, sei riuscito veramente a scorrere tutte e 172 pagine, incredibile. Sì, sono un po' cotto, Cioè, però. l'hai fatto. E abbiamo ancora tre Cioè, l'hai fatto, hai fatto questa cosa. Sì, e abbiamo ancora tre spettatori che sono sopravvissuti, che non ci hanno lasciato. È Aspetta, incredibile. eccoci qua. Beh, Mi- ma fra un po' li lasciamo noi perché No, no, io no, son quasi arrivato. io sono morto anch'io, io sono morto. Mister Voiceover è ancora Proprio presente, è ancora. Vabbè, siamo a 2 ore e 40 abbiamo fatto, pensavo di meno. Ok. abbiamo quasi superato Igor, eh? No, Igor era 3,40. No, 3,15 forse? Non lo No, so. no, secondo me era 3,40. Non so No, se. No, vabbè, no, dai, d'altronde penso che questa era 3,40 perché io 3,40. erano a 3 e mezza. Gli ho detto, ma io volevo stare solo mezz'ora ed erano già passate 3 ore e mezza. E poi c'è stato pure il backstage dopo. Io a una certa ho detto, vabbè, sai che c'è, devo andare in bagno, ragazzi, arrivederci e No, 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 grazie. adesso tiriamo le somme perché cioè, siete degli eroi che è stato fino qui. Tanto le cose principali abbiamo fatto appunto bene a dirle prima, Io però. penso che abbiamo snocciolato praticamente quasi tutto quello che avevamo in scaletta, se non Sì, sbaglio, sì, sì, abbiamo sì, tralasciato quasi nulla. sì. Io sono completamente soddisfatto, spero che lo sai anche te. La live è andata diretta senza Assolutamente problemi, gli sì. spettatori li abbiamo avuti. C'è stata qualche domandina, poi ovviamente siamo sempre qua, potete sempre commentare sotto la live. Mi raccomando, seguiteci col progetto, ripetiamo, su Facebook, anche su Instagram e su YouTube. Poi so che c'è anche comunque il canale Telegram, giusto? Volendo, c'è anche quello. Sì, c'ho un piccolo canale Telegram, ma veramente sono per le piccole comunicazioni, Piccole niente di che. È un comunicazioni. canale che non è neanche aperto, cioè No, ok. faccio soltanto dei post io informativi ed è finita la E poi storia. Qua su Discord che ce Anche, l'abbiamo in abbiamo comune. anche X, Ah, abbiamo ok. anche X, ma sono anche lì è solo ho fatto sta scansione, beccate sta scansione, ho fatto sta scheda, beccate sta scheda, Sì, il niente di minimo. più. Abbiamo Ed è anche. anche troppo, per seguire tutte queste Eh, cose, tipo, assolutamente. veramente. No, e poi qua su Discord, ovviamente, che ce l'abbiamo in comune, sia il server del Miurgo che il dizionario, che ovviamente è molto utile per fare domande, discussioni e quant'altro. E basta, la rivista la trovate qua sotto nel link in descrizione, se no sul sito. Cosa abbiamo ricordatevi del 1° dicembre a Firenze Vintage Beat, che noi ci saremo. Chi vuole venire a trovarci, a salutare, non ci siamo solo noi, c'è tutto proprio, tutta l'organizzazione, tutti anche gli altri espositori. Basta Andrea, secondo me hai spiegato tutto il progetto, secondo me in questa live è stato chiarito bene. Sì, La sì, nastro, abbiamo tutto. veramente toccato tutti i punti, quelli focali, quindi. Mi ha fatto tutto. Adesso diciamo che le prossime live saranno incentrate più sui nostri lavori, più sulle nostre varie cose, ma poi daremo delle anticipazioni, potremo parlare anche di hardware, anche di altri, di retro hardware, anzi, tipo tante cose. Quindi cerchiamo di rendere interessante anche questo canale YouTube facendo delle live tematiche. Va benissimo. Niente, allora a voi si conferma che è tutto a posto, tutto perfetto. Allora Andrea ti auguro buonanotte, auguriamo buonanotte a tutti coloro che ci hanno seguito e andiamo avanti con questo progetto.
Ciao ragazzi, grazie per aver resistito a quegli pochi eroi, per averci seguito fino a Sono qui. Grazie aumentati, ora, grande. ora sono 5. No, andiamo avanti. Siete arrivati. Oh, c'è stato un po', dai. Buonanotte, grazie a tutti, alla Questo prossima. exploit. Buonanotte.